e naturalmente anche qui troviamo, soprattutto qui, perché parliamo di parte investimenti, abbiamo la gestione di fondi pluriennali vincolati che questa volta è negativa perché vuol dire che portiamo nel 2023 somme che non sono pagabili, che non sono esigibili nel 2022 e quindi qui la partita è negativa di circa 1 milione di euro, però l'equilibrio di parte capitale è di circa 600.000 euro. Riepilogando tutta questa storia, forse anche un po' noiosa, il risultato di competenza è pari a circa 2 milioni di euro, abbiamo applicato al bilancio 3 milioni e 600 sui 6 milioni del 2021 approvato dall'ultimo rendiconto, abbiamo un saldo del fondo pluriennale vincolato per un risultato di competenza di 4 milioni e 700 mila euro. Questi 4 milioni e 700 mila euro è un indice di finanza pubblica. È un indice di finanza pubblica che deve essere sempre rispettato e sempre maggiore di 0. Quindi in questo caso è 4 milioni e 7, quindi possiamo dire ampiamente che l'ente ha rispettato il vincolo di finanza pubblica imposto dalla norma. Infatti, nell'allegato al bilancio, se al rendiconto, noi dobbiamo sempre avere 3 indici positivi sostanzialmente. L'indice V1 che abbiamo appena visto, che è di 4 milioni e 7, l'equilibrio di bilancio che dopo andremo a vedere è di circa 2 milioni e 9, ricordo che l'anno scorso era negativo, e l'indice V3 è di 1 milione e 450, anch'esso positivo. Chiusa la gestione di competenza, quindi dell'anno 2022. A questo si aggiunge tutta la gestione che abbiamo fatto sui residui attivi e passivi, cioè crediti e debiti degli anni precedenti, non riferiti all'esercizio 2022. Anche qua abbiamo registrato una performance positiva, nel senso che abbiamo registrato maggiori residui attivi per circa 766 mila euro, dovuti essenzialmente all'attività accertativa. L'attività accertativa quindi su tributi relativamente a tributi e entrate patrimoniali relative a antecedenti all'anno 2022. La stessa cosa anche dal lato spesa, abbiamo registrato minori residui passivi e quindi sono stati dichiarati insussistenti, quindi perché non dovuti, debiti soprattutto, anzi quasi esclusivamente di parte corrente, quindi la gestione di residui registra un risultato di 1.343.000 euro. Questo è il prospetto del risultato d'amministrazione, lo leggo molto velocemente, tanto è il prospetto ufficiale, è un allegato obbligatorio al rendiconto. E abbiamo al 31/12 un fondo cassa di 11 milioni e 200 mila euro calcolato su il fondo cassa iniziale di 9 milioni più la riscossione meno pagamenti, niente di che, alla quale si aggiunge le somme rimaste da riscuotere e si tolgono le somme rimaste da pagare, in altre parole residui attivi e residui passivi, e le partite del fondo pluriennale vincolato. Quello che mi interessa porre in evidenza è che se andiamo a riconciliare questo numero, questo 9 milioni con la gestione, quindi quello che è successo nel 2022, è importante capire che questi 9 milioni derivano soprattutto da un avanzo rilevante che avevamo lo scorso anno, quindi l'avanzo 2021 era circa 6 milioni e 600 mila euro. Se aggiungiamo la nostra gestione di competenza, che abbiamo visto prima che era positiva ed è circa 2 milioni e 100 ed è data dalla differenza tra accertamenti e impegni. Aggiungiamo la performance ottenuta nei residui, l'avevamo vista prima, vediamo se ce la faccio, ecco qua, il nostro 1 milione e 3, quindi questa, e ci aggiungiamo, vi faccio vedere anche qua, la gestione della performance di competenza, 2 milioni e 100, Questo abbiamo detto che è negativo perché la gestione del fondo pluriennale vincolato è negativa, eccola qua, perché trasliamo nel 2023. Se facciamo la somma di tutti questi componenti otteniamo esattamente il nostro avanzo d'amministrazione e da qui
si capisce esattamente perché e come si è generato questi 9 milioni di euro. 6 milioni li avevamo già, nella gestione di competenza, quindi nella gestione 2022 abbiamo avuto un saldo, un avanzo di 2 milioni e 100, nella gestione di residui 1,3 e circa 1 milione, circa 1,077, adesso qua è sparito il numeretto ma l'abbiamo visto prima, in negativo dalla gestione del fondo pluriennale vincolato. Naturalmente questi 9 milioni di euro non sono tutti disponibili, non sono utilizzabili subito perché il 52%, quindi tutta questa fetta qua, è parte accantonata. È parte accantonata per che cosa? Sicuramente per il fondo contenzioso e come era stato anticipato la scorsa volta in collaborazione con l'Avvocatura Civica abbiamo fatto una ricognizione di tutto il rischio del contenzioso in essere. Abbiamo accantonato una somma rilevante relativa al fondo crediti di dubbia esigibilità, ossia il fondo svalutazione crediti, nel rispetto del principio contabile, e quindi questo è l'accantonamento. E poi un'altra cifra è gli accantonamenti minori, che riguardano sostanzialmente il fine mandato del sindaco e i rinnovi contrattuali del personale dirigente in vacanza contrattuale e l'accantonamento dei compensi spettanti all'avvocatura relativamente a sentenze favorevoli all'ente. E quindi questa è la parte accantonata. Questa parte un po' più piccola è la parte vincolata e anche qui non mi dilungherai più di tanto perché la parte vincolata è costituita sostanzialmente da entrate accertate e incassate che non sono state utilizzate nell'anno, che hanno però una specifica destinazione, le posso usare solo per quella finalità e quindi sono confluite nell'avanzo, però poi saranno applicate nel 2023 per la stessa identica finalità. La parte destinata è una parte piccolina invece, circa 75.000 euro, 76.000 euro, e corrisponde diciamo a economie derivanti finanziate sostanzialmente da fondi pluriennali vincolati su investimenti e come tali essendo economie tornano nell'avanzo per essere ridestinate a investimenti. La descrizione della parte accantonata ve l'ho appena fatta, mi ero dimenticato, e per fortuna che ho fatto il grafico, che oltre al fondo crediti, gli altri accantonamenti minori e il rischio di soccombenza, abbiamo accantonato, nonostante la sentenza di primo grado favorevole, la somma relativamente all'anno 2022 spettante per gli strumenti derivati, per i due contratti swap sostanzialmente, pari a 1.535. Quindi questa è la parte accantonata. Quindi torniamo alla riconciliazione che abbiamo fatto prima del nostro avanzo con gli indici di finanza pubblica. Abbiamo detto abbiamo un risultato di competenza di 4 milioni e 7, i residui sono 1 milione e 3, non abbiamo applicato avanzo e quindi torniamo esattamente ai nostri 9 milioni 048 e 58. Mi viene chiesto però, allora, detto questo e spiegato gli accantonamenti, continuo a dire sempre che questi 9 milioni non sono sempre disponibili, nel senso che abbiamo avuto un risultato di competenza di circa 4 milioni e 7, però dobbiamo tenere presente che 1 milione 824 è l'accantonamento dell'anno al fondo crediti di dubbia esigibilità. Abbiamo vincolato 370.000 euro nel bilancio, di fatto il mio equilibrio di bilancio è 2 milioni e mezzo. In più, in sede di rendiconto, abbiamo accantonato ulteriormente
una somma al fondo crediti di dubbia di esigibilità e quindi l'equilibrio complessivo di competenza da 4 milioni e 7 diventa 1 milione e 450 per effetto degli accantonamenti dei vincoli che abbiamo posto nel bilancio. Ora, la domanda che mi si pone è: ma se io ho un avanzo disponibile di 3 milioni e 8, lei mi sta dicendo che invece ne ho 1,450. Come si riconciliano questi due numeri? Perché giustamente abbiamo un equilibrio complessivo di competenza di 1,450 e quindi sembrerebbero che questa sia la somma libera, però poi nei prospetti ufficiali ci troviamo 3 milioni e 8. Allora, questo prospetto che segue è la dimostrazione del mio avanzo disponibile, nel senso che è vero che io avevo un equilibrio di 1 milione e 450, ma devo ricordarmi che dei 6 milioni che avevo l'anno scorso del mio rendiconto, non ho applicato 3 milioni e 50, quindi me li porto avanti. In più abbiamo detto che abbiamo avuto una gestione performante dei residui, altro 1 milione e 3. Quindi di fatto quello che io ho a disposizione è 5 milioni e 800. E come arrivo a 3 milioni e 8? E come arrivo ai miei 3 milioni e 8 che è il mio avanzo disponibile? Arrivo semplicemente tenendo conto che io fino adesso vi ho sempre parlato di accantonamento dell'anno, quindi dell'anno 2022. Devo tenere presente il mio fondo crediti dubbi o i miei accantonamenti che già ho all'1/1/2022, quindi che ho lì messo via perché si verificano il credito, che è 1.993.000 al netto degli utilizzi, cioè 134.100. Devo tener conto anche della parte destinata, delle somme vincolate che avevo vincolato all'1/1/2022, che non sono transitate nella gestione 2022, che sono circa 13.000 euro, e poi devo tenere presente che sempre in una parte di questo bilancio, scusate, ho mandato avanti, ne ho destinati 76 a investimenti. Togliendo tutti questi addendi e arrivo pari pari a 3 milioni e 8 che è il mio avanzo disponibile, che può essere utilizzato per le finalità previste dal TUEL. Ultima cosa, e poi io chiuderei anche molto velocemente, l'andamento del debito. L'andamento del debito è una slide praticamente identica a quella presentata in sede di bilancio, nel senso che già nei mesi scorsi sapevamo qual era il debito residuo al 31/12, che è 4.376.602,54 e la previsione secondo piani di ammortamento tenderanno a scendere fino a scendere gradualmente per arrivare nel 2025 a 3 milioni e 2. Detto questo, io avrei anche concluso e vi ringrazio. Grazie dottor Sarri per l'esposizione. Se vogliamo fare delle domande secche di precisazioni, dubbi, incertezze. Avete qualche domanda sui numeri? Prego, consigliere De Antoni. Io ho solo una domanda, però non so se farla al dirigente oppure al presidente del collegio dei revisori che ho visto alle spalle, perché riguarda la relazione che ha fatto il collegio dei revisori. Interviene anche il presidente? Lei la faccia e dopo vediamo chi interviene. Benissimo, la ringrazio. Allora, c'è una relazione del collegio molto ampia, nella parte finale c'è un punto chiamato rilievi, considerazioni e proposte. E al punto 5 c'è scritto informativa su alcuni procedimenti amministrativo-contabili dell'esercizio 2022. Mi domandavo che cos'è questa cosa. Grazie consigliere. E vediamo un attimo se risponde il dirigente o il revisore. Dottor Genovese, se vuole venire un attimo qua, grazie.
ripetere il punto di prima con gli interventi o no? Con le mie slide? No, con la lista del Consiglio, no? Abbiamo avuto grossi problemi di Allora, benvenuto dottor Genovese, le lascio la parola. Ecco, prima faccio la testino. No, prego. Il testino per la... Perfetto. Buonasera a tutti, rispondo puntualmente alla domanda o prima faccio le mie considerazioni? Come preferisce, se lei ritiene che di fare le considerazioni sulla Sì, allora, visto che appunto generale, è proprio messa nell'ultima pagina della relazione, ecco, faccio un po' le mie considerazioni. Allora, partirei proprio da un'osservazione sulla documentazione di bilancio, che è particolarmente corposa. 1026 pagine, a cui si aggiungono 28 pagine delle relazioni ai revisori. Dico questo per, da un lato, così far capire come dire, l'impegno degli amministratori, consiglieri, assessori nel studiare, nel prepararsi su questa documentazione, e dall'altro anche per osservare come ogni anno purtroppo il numero di pagine aumenta, ma questo è un'osservazione che riguarda in generale il nostro sistema amministrativo, perché se andiamo in altri comuni delle dimensioni di Vittorio non è che abbiamo documenti più semplici. Purtroppo è un sistema amministrativo complesso che ogni anno aggiunge sempre quantità, ecco, di documenti. Questo rende anche però importante, al di là appunto dell'obbligo giuridico di pubblicare sul sito del comune tutta la documentazione di bilancio, verso il cittadino, come dire, curare un'amministrazione, una comunicazione di sintesi che magari in 2 paginette presenti in maniera saliente, ecco, i dati essenziali del bilancio. Ecco, detto questo, venendo al commento sui risultati della gestione 22, allora i risultati sono positivi, il Comune ha i conti in ordine, vediamo che rispetto ai parametri di deficitarietà sono tutti negativi, rispetto alla gestione finanziaria abbiamo un fondo cassa finale di 12 milioni e 2 che è aumentato di circa 3 milioni rispetto all'anno precedente, un avanzo di amministrazione di 9 milioni 98 mila, di cui però la parte realmente disponibile è di circa 3 milioni e 9. Guardando poi il conto del patrimonio, ecco il Comune ha un patrimonio netto di 123 milioni 800 mila che è incrementato di 3 milioni rispetto all'anno prima. Il conto economico generale evidenzia un risultato positivo di 1.943.000, sappiamo che però il conto economico nel caso dell'ente pubblico è poco significativo, mentre sono più significativi i conti economici parziali dei diversi servizi pubblici che il Comune gestisce, che presentano una copertura media delle spese al 42% con le entrate che si introitano. Ecco, sono stati poi rispettati i vincoli di finanza pubblica, ecco così 2 cifre da commentare. Allora, fra le entrate, ecco, spicca un significativo incremento delle entrate da sanzioni da violazione codice della strada, 354.000 accertati contro i 200.000 circa che era il dato consolidato degli anni precedenti. Sulle attività di verifica e controllo, ecco, complessivamente dal controllo delle dichiarazioni 1.798.000 di entrate accertate, qui sono state riscosse per circa un 10% perché gli avvisi sono stati emessi proprio nelle ultime settimane dell'anno.
Le spese correnti di funzionamento, 17.731.000, sono state un 4,7% in meno rispetto all'anno prima. Qui ha giocato in positivo il fatto di non aver pagato la parte riguardante i derivati, che appunto non ha originato costo, mentre abbiamo avuto ad esempio circa un 8% in più dei costi di acquisto di beni e servizi legati soprattutto al costo delle bollette, visti appunto l'andamento dei costi energetici dello scorso anno. Ecco, significativo anche il notevole incremento della spesa di investimento in infrastrutture e opere pubbliche, con oltre 6.400.000 euro di spese impegnate, più 3.700.000 rispetto al 2021, anche con una quota significativa di finanziamenti ottenuti dal PNRR. Ecco, su cui si è accertata la corretta contabilizzazione. Ecco, ciò detto, io così richiamo, sono un po' queste anche le considerazioni che sono riportate nella parte finale della nostra relazione, ecco, e così come raccomandazione, ecco, notiamo anche di continuare il costante monitoraggio dei risultati della gestione dei servizi pubblici gestiti direttamente, di ricercare forme di gestione associata con altri comuni. Ecco, i tempi di pagamento ai fornitori, i tempi contrattuali sono stati rispettati con un anticipo medio di circa 16 giorni rispetto a quelli contrattuali messi in fattura. Relativamente anche alle partecipate, ecco, il Comune ha regolarmente adempiuto a tutti gli adempimenti in materia. L'anno scorso è stata prodotta anche la prima relazione sull'analisi dei rischi riferito alla società in-house Vittorio Veneto Servizi, mentre, ecco, pur essendosi il Comune attivato in tutti i modi con la richiesta da ultimo anche il recesso della società, è sempre in attesa di liquidazione della quota della società intermodale vittoriese. Ecco, l'ultima raccomandazione era appunto quella con cui ha esordito, cioè l'importanza di comunicare ai cittadini in maniera efficace e sintetica le iniziative, i servizi e i risultati della gestione dell'ente. Ecco, relativamente a punto 5, per rispondere al consigliere De Antoni, allora, questo informativa su taluni procedimenti amministrativo-contabili, allora va detto che rispetto agli anni precedenti che c'era in corso quella ispezione della Ragioneria Generale dello Stato, ecco, non abbiamo, ecco, particolari procedimenti sui quali c'è in corso, insomma, un'interlocuzione con gli organi di controllo. Quindi questa è messa semplicemente per ricordare all'ente di adempiere dopo l'approvazione del consuntivo ai vari adempimenti di comunicazione alla BIBAP, di pubblicazione sul sito internet e gli altri insomma, adempimenti di legge. Ecco, tutto ciò premesso, quindi l'organo di revisione, potendo sulla base degli accertamenti fatti aver verificato l'attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria, attesta la corrispondenza del rendiconto alla contabilità dell'ente ed esprime parere favorevole alla sua approvazione. Grazie dottor Genovese per la relazione. Se ci sono altre domande sui numeri, altrimenti apriamo il dibattito. Prego, consigliere De Bastiani. Un chiarimento tecnico nel parere riaccertamento ordinario dei residui, alla fine, punto 9 e 10, sulla vetustà dei residui attivi e vetustà dei residui passivi, c'è questa frase: i residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati, 2 punti, e poi non segue niente. Ho l'impressione che sia una frase sospesa oppure
Cioè qui andrebbe specificato qualcos'altro o è una frase compiuta così con dei 2 punti finali che possono ingannare? Grazie, consigliere. No. Il riferimento richiama in premessa i dati contabili, i prospetti relativi alla presentazione dei residui, quindi lì non sono riportati, ma il riferimento è appunto a quella tabella dove ci sono i residui per anno e da cui si può apprezzare appunto anche la relativa vetustà, cioè l'anno al quale il residuo risale. Se possiamo magari far vedere la tabella, quella con i residui per anno. Sì. Come era scritta? Così. Che a volte appunto si ripete anche la tabella. Questa volta si faceva riferimento a quanto veniva richiamato in precedenza. Forse mancava vedi tabella pagina. Sì, per... Grazie consigliere. Consigliere De Nardi, prego. Grazie, buonasera. Anch'io avrei un paio di domande tecniche da fare. Prima il dirigente ha citato i minori residui passivi dicendo che in gran parte riguardano la spesa corrente, 1,3 milioni complessivo alla fine della differenza tra... Esatto. E questi minori residui passivi di spesa corrente riguardano servizi che l'ente di quali non ha più fruito, acquisti di beni che erano previsti non sono stati fatti, oppure la diminuzione dei costi, mi viene in mente la previsione di costi energetici sovrastimata, quindi l'utilizzo comunque di energia ma che è costata meno dal punto di vista singolo rispetto a quanto si pensava inizialmente. Eccoci qua. Allora sono economie su impegni di spesa, quindi le ipotesi sono 2, che si è speso effettivamente meno rispetto all'impegno originario, quindi sono insussistenze di crediti. La motivazione riguardano un po' tutta la spesa corrente, quindi principalmente acquisto di beni e prestazioni di servizi sostanzialmente. E questa è la parte più grande. E dentro effettivamente c'è anche qualcosa che riguarda le bollette, quindi ci sono insussistenze anche di quello, insomma. Però diciamo erano impegni assunti con determinazioni dirigenziali che poi il servizio, la fornitura o quant'altro è stata svolta integralmente e poi quindi con riaccertamento è stata dichiarata l'economia e quindi l'insussistenza del debito. Grazie. Poi volevo chiedere una cosa al Presidente del Collegio dei Revisori. Relativamente, è stata citata en passant la famosa sentenza sui derivati dell'anno scorso, le 2 sentenze in realtà, quella parziale e quella definitiva, che poi definitiva non è, ma è solo provvisoriamente esecutiva al momento. Tra i vari motivi di nullità dei derivati che erano stati, del contratto dei derivati che erano stati sottoscritti dal Comune di Vittorio Veneto, la sentenza dice uno dei motivi è appunto che vi è l'assenza del rischio all'interno del contratto, quindi è un contratto che i flussi sono certi e non sono incerti. La domanda al Presidente del Collegio dei Revisori
è alla luce del fatto che i contratti così di derivato così determinati sono stati ritenuti nulli dal Tribunale di Venezia, in via prudenziale è stato deciso, è già stato detto, di accantonare le relative somme relative ai ratei che il Comune avrebbe dovuto pagare. Ma per quanto riguarda la riqualificazione del rapporto in seguito alla dichiarazione di nullità, perché è vero che il contratto è dichiarato nullo, ma comunque tra la banca e il Comune un rapporto sottostante esiste, tanto che nel caso in cui la sentenza diventasse definitiva ci fosse una disparità tra le somme versate dal Comune e quindi incassate dalla banca e quelle restituite dal Comune alla banca, si dovrebbe provvedere al riallineamento. Il rapporto sottostante come è stato qualificato dal punto di vista contabile, visto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva in questo momento? Grazie consigliere, prego. Il tema della sentenza, vuoi rispondere? Sì, sì. Prego. Allora, dal punto di vista contabile, il principio contabile mi direbbe di dover fare una valutazione del rischio di... Allora, noi usciamo con una sentenza di primo grado favorevole. Il principio contabile, che è un po' il criterio che abbiamo seguito per tutti i contenziosi che abbiamo in essere, è quello di fare una valutazione del rischio che sia certa, probabile, possibile o remota sostanzialmente. E sempre il principio contabile ci obbliga ad un accantonamento solo in presenza di un rischio certo o possibile. Per i rischi probabili o i rischi remoti non c'è obbligo, dice il principio, di effettuare un accantonamento. Detto questo, il rischio sicuramente con una sentenza favorevole di primo grado, il rischio sicuramente non è né certo, il rischio di soccombenza in secondo grado sicuramente non è né certo e neanche possibile, ok? Quindi non ci sarebbe un obbligo di accantonamento e abbiamo tra l'altro una sentenza di primo grado che ha dichiarato nulla nullità dei contratti, quindi di fatto nullità sarebbero che non fossero mai esistiti di fatto, no? Però diciamo che l'ente è dal punto di vista contabile in nota integrativa noi l'abbiamo dato, se non ricordo male, come rischio probabile, non come rischio né certo né possibile, quello intermedio, quindi il rischio possibile e non probabile. Però abbiamo fatto comunque l'accantonamento del 2022 e questo io l'ho ritenuto un atteggiamento prudenziale, l'abbiamo ritenuto un atteggiamento prudenziale, ancorché in caso di soccombenza in secondo grado comunque abbiamo quantomeno un accantonamento relativamente alle quote non pagate. Quindi questo è il criterio contabile che abbiamo seguito per la faccenda derivate, insomma, ecco. Non so se ho risposto correttamente. No. Magari correttamente sì, ma magari non è soddisfacente. Vabbè. Prego. Prego. Sì, ecco, direi che il dottor Sarri insomma, ha ben riassunto le valutazioni. Essenzialmente è stata fatta un prudente apprezzamento
da parte appunto degli amministratori e di chi redige il bilancio, sentito chiaramente anche perché la materia è molto iperspecialistica, sentito anche così chi segue il comune insomma in questo contenzioso con la banca per così poter apprezzare i vari livelli ecco, di rischi possibili ai quali si può andare incontro, quindi in base proprio a quel principio generale che talune valutazioni di bilancio riflettono il prudente apprezzamento degli amministratori, questo in estrema sintesi è quel criterio di valutazione, quindi un prudente apprezzamento però così documentato previa adeguata informativa con i tecnici che stanno seguendo il comune in questo contenzioso molto specialistico. Grazie, dottor Genovese. Sì, prego. Grazie. Ringrazio il dottor Sarri e il dottor Genovese. La mia domanda non riguardava, cioè non era una domanda relativa alla prudenzialità delle scelte di accantonamento, sulle quali siamo tutti quanti d'accordo. Era una domanda relativa alla qualificazione del rapporto di fatto che sussiste tra la banca e il comune in seguito alla nullità del contratto di derivato, che è cosa molto diversa dalla valutazione relativa all'accantonamento o meno, nel senso che in seguito alla dichiarazione di nullità, così senza essere esperta del settore finanziario, ma solo ragionando così in modo molto rapido e schematico, potremmo dire che c'è stato un indebito arricchimento da parte del comune qualora il comune avesse ricevuto più di quello che ha dato la banca, o il contrario, viceversa, perché non c'è più un contratto che legittima il trasferimento economico, oppure che di fatto, in linea puramente teorica, sia verificato un contratto di mutuo di fatto, senza, che non ha bisogno di forme sacramentali particolari, tra la banca e il comune. Ovviamente se noi qualificassimo il rapporto sottostante come di fatto un rapporto di mutuo, mi domando se non ci sarebbe stata la necessità, sempre in via prudenziale, di tener conto di questo fatto ai fini delle varie dichiarazioni in sede informativa anche sul limite degli importi dei mutui che il comune può assumere annualmente. Era questa sostanzialmente la questione. Grazie comunque. Grazie consigliere. Bene, a questo punto io inizierei il dibattito. Prego, se ci sono prenotazioni. E immagino se lei ha fatto la relazione, penso che a questo punto possa anche andare. Grazie e buon proseguimento. Grazie, dottor Genovese. Prenotazioni. Forza. Bene, consigliere Dus, prego. Buonasera innanzitutto. Dunque, il Presidente del Collegio dei Revisori ha detto che è effettivamente un documento molto corposo quello che ci è stato poc'anzi presentato. Si trattano di oltre 1000 pagine ed è stato anche difficoltoso trovare il tempo per poterle leggerle tutte e capirne il contenuto, visto che come sempre è molto, c'è molto del burocratese, no? Alla faccia della semplificazione, come diciamo spesso in quest'Aula. Io credo però una cosa di averla compresa in queste 1000 pagine, ed è l'assoluta incapacità di riuscire a spendere tutti i soldi che ci sono a disposizione. Noi infatti adesso ci troviamo ad avere oltre 1 milione di residuo in conto capitale, con i quali soldi veri che si potevano spendere per realizzare innumerevoli opere che attendono da tempo di essere realizzate nella nostra città.
E non parlo solo di opere pubbliche importanti, ma parlo anche di piccoli lavori, tipo le asfaltature, no? le strisce pedonali che tanto vengono richieste, cioè le opere minori. Quei soldi lì che sono lì fermi, veramente non ne capisco il motivo di questo accantonamento, ma in realtà è proprio soldi che non sono stati spesi. E allora mi faccio una domanda e mi chiedo, ma che senso aveva nel 2020 aumentare le tasse dei vittoriesi mettendogli le mani in tasca con l'aumento dell'IMU, se oggi ci troviamo ad avere 11.200.000 di fondo cassa e 1 milione spesi e 1 milione accantonati per spese correnti che non riusciamo a spendere? Cioè, dal punto di vista politico un commento a questa cosa, ma l'avrei voluta sentire magari lei, vice sindaco Cosocco. Adesso una risposta la darà ai cittadini a cui ha aumentato le tasse e adesso gli dice: guardate, vi abbiamo aumentato le tasse nel 2020, ma nel 2023 tutti i soldi che abbiamo non riusciamo a spenderli. E le strade sono, come ben conoscete, prese nelle condizioni in cui sono. Qui parliamo ogni tanto della pedonalizzazione di Serravalle, fra un po' via Martiri, cioè, la dobbiamo chiudere al traffico perché non ci si riesce più a passare, no? Pedonalizzare, perché è un colabrodo, cioè è veramente diventata pericolosa. Allora, in questo momento l'assessore Fasan non c'è, però sarebbe interessante capire come mai non riesca a spendere quei milioni di euro e però il PNRR sulla Valle Apesina comunque va avanti galoppando. Questa domanda io vorrei farla e sarà l'assessore di competenza che in questo momento non c'è. Torno a dire, ci sono delle opere significative di cui sono anni ormai che ne parliamo, le piscine, il palazzetto, no? Altre opere che stanno venendo avanti, la riqualificazione delle caserme, tutte opere che aspettano da tempo, da amministrazioni, di essere portate avanti. Ora i soldi ci sono, non possiamo più dire ai cittadini che mancano i soldi, e però i soldi non riusciamo a spenderli. Cioè, è veramente una situazione kafkiana. Grazie, consigliere Dus. Aspettiamo che rientri un attimo l'assessore. Consigliere De Antoni. Sì, anch'io mi ero segnato la complessità del documento che stiamo esaminando. Avevo calcolato che le pagine erano 900, ho visto che il Presidente è più bravo di me a contare, sono 1054, ho detto. E in effetti è un documento imponente, uno sforzo notevole fatto dagli uffici, e volevo anche ringraziare la disponibilità anche in commissione dei funzionari e del dirigente nel spiegarci alcuni aspetti di un documento così complesso. Io non ho sentito né in commissione né questa sera in consiglio un commento, una valutazione da parte degli amministratori, perché se è vero che dal punto di vista contabile, come ci ha detto il dirigente, come ci ha detto il presidente del collegio, le cose sono a posto, non c'è niente da dire, e dal punto di vista generale alcune considerazioni si potrebbero fare, anzi si devono fare. Il primo punto che mi ero segnato era questo discorso del fondo cassa di oltre 1.200.000. Tanto per ricordare, questo fondo è aumentato di 2 milioni di euro nel corso di quest'anno ed è aumentato di 10 milioni di euro dal 2020 ad oggi, quindi un aumento significativo. Bene, è meglio avere un fondo cassa disponibile piuttosto che dover ricorrere alla banca per pagare diciamo, stipendi eccetera, però fa pensare questa cosa. Io credo di poter dire che questo dipende da una mancanza di programmazione nell'individuare le opere necessarie e immediatamente cantierabili. Faccio l'esempio, il solito mio esempio del sottopasso in zona industriale. Per questo intervento ancora da 3 anni sono impegnati 2 milioni di euro, di cui circa 1,5 milioni di fondi propri,
che nel frattempo potevano essere utilizzati per altre opere più importanti. Cioè, che senso ha tenere fermi per 3 anni 2 milioni quando non abbiamo ancora il progetto esecutivo approvato, credo, ma sicuramente non c'è ancora la conformità urbanistica, come potete rilevare dal piano triennale. L'unica voce contenuta nel piano delle opere pubbliche che presenta una non conformità urbanistica è quell'opera lì. Teniamola ferma ancora qualche anno e lamentiamoci che non riusciamo a trovare i soldi per fare le opere più importanti, ripeto la piscina, ripeto il palazzetto dello sport e tante altre cose. Mi chiedo se l'amministrazione si è fatta un esame o ha fatto un approfondimento per capire perché c'è questo così anomalo aumento del fondo cassa. Un altro aspetto che volevo sottolineare, che è già stato un po' evidenziato anche dal dirigente, è quello di questo risultato amministrativo di circa 9 milioni. È un valore importante, diciamo che è stato anche spiegato come si è arrivati a quei valori. Non è stato secondo me, giustamente, diciamo, approfondito un tema che è venuto fuori ma non così apertamente. Tra i fondi che abbiamo portato a formare questo avanzo di amministrazione così elevato, c'è anche circa 1 milione di euro di spese di spese correnti, spese di funzionamento, che non sono state impegnate prima della fine dell'anno. Circa 1 milione di euro, e se poi magari se non credete a questo valore possiamo farci riaprire delle tabelle da parte del dirigente e verificare dove vengono fuori questi milioni. Ci sono, cioè, a novembre avremmo potuto fare delle variazioni di bilancio, togliere quegli stanziamenti di spese correnti che non potevano essere impegnate prima della fine dell'anno ed essere utilizzate per una serie di piccole cose, sfalci, manutenzioni di strade e quante altre cose vi possono venire in mente. E questo 1 milione di euro, nonostante a dicembre sia stata fatta un numero esagerato di determine per impegnare i soldi. Abbiamo impegnato, e potete controllarlo leggendo le determine fatte dal 15-20 di dicembre alla fine di dicembre, abbiamo impegnato un sacco di soldi di spese correnti per fare una serie di iniziative, tra l'altro dichiarando l'esigibilità di questi stanziamenti entro il 31 dicembre, cosa che non è ammissibile e che spero sia stato lasciata passare in questo momento, ma che nel prossimo anno, o meglio nell'anno corrente, non si ripeta. Non si può fare un impegno di spesa, ad esempio, per sfalcio di prati o di piste ciclabili, di quello che è affidato a un'associazione che ha operato e che sta operando bene qui a Vittorio Veneto, affidarlo il 19 di dicembre per una spesa di 11 milioni, pensando che quei soldi sono esigibili, cioè spendibili entro il 31 dicembre. 11.000 euro, scusi, sì, magari 11 milioni. Ecco, questo è un altro aspetto importante su cui pensavo ci fosse da parte dell'amministrazione un approfondimento, perché è vero che il documento è difficile da leggere, è vero che ci sono tanti aspetti contabili che sono comunque precisi e scritti bene, però dal conto consuntivo emergono queste cose che richiederebbero, secondo me, un esame approfondito da parte dell'amministrazione. Comunque questi dati sono riportati, mi sono scritto perché se qualcuno vuole andarseli a vedere, a pagina 29 e 30 della relazione al rendiconto. Volevo poi fare un'altra sottolineatura sempre relativamente alla mancata programmazione. In questi giorni anche sui giornali è emerso il problema dell'invecchiamento della popolazione, della diminuzione delle nascite, del calo dei residenti. In altre occasioni abbiamo sollevato in questo Consiglio il tema dei servizi da offrire alle giovani coppie per spingerle a venire ad abitare nella nostra città. C'è il problema di trovare appartamenti in affitto, ma anche di avere servizi adeguati come ad esempio gli asili nido. Nell'allegato E alla delibera che stiamo approvando questa sera ho trovato la scheda di monitoraggio per la rendicontazione degli obiettivi di servizio per gli asili nido. Il documento, che è stato predisposto su uno schema ministeriale, penso, da parte dei nostri uffici, riporta questi dati. I posti in asili nido comunali e privati nel 2018 erano 106.
oggi sono 79, cioè nel 2022 sono 79. Nel 2018 la percentuale di copertura del servizio di asili nido era del 22,3%, chiaramente posti rispetto al numero di bambini, diciamo, da 0 a 3 anni, che sono riportati anche nel documento, è riportato anche il numero che è intorno ai 400. È cambiato di 10 o 20 unità dal 2018 al 2022. Comunque, nel 2022 la percentuale di copertura del servizio è stata del 18%. Nel documento l'amministrazione dichiara di non essere in grado di raggiungere nel 2023 l'obiettivo di utenti aggiuntivi che sarebbero 5 e per il 2027 l'indice di copertura è del 33% e quindi con 51 utenti aggiuntivi. Io mi domando se quanto dichiarato dai consiglieri di minoranza quando sono stati approvati gli interventi del PNRR erano inutili lamentazioni o suggerimenti concreti che ora trovano riscontro anche negli elaborati predisposti. Cioè noi dicevamo quella volta, perché intervenire, perché partecipare a bandi per realizzare delle opere pure utili che conosciamo quali sono e non partecipare al bando per gli asili nido, quando effettivamente si sente almeno anche se i dati sulle liste di attesa non sono così evidenti, si sente comunque dire in città che c'è bisogno di posti di asilo nido, si sente che per certe famiglie devono uscire da Vittorio Veneto per andare nei comuni vicini a portare i bambini in età da asilo nido. Quindi anche questo secondo me è un segnale che io rilevo dall'approvazione del conto consuntivo, che non conoscevo così in dettaglio, un segnale di una mancata programmazione ed è, mi ripeto, sempre quella storia del partecipare a tutti i bandi che vengono fatti, anche quando l'intervento che poi potrebbe essere finanziato non presenta quella necessità o quell'urgenza che invece ci sarebbe stato, a mio avviso, per quanto riguarda gli asili nido. Riprendo infine 2 raccomandazioni formulate nella relazione del Collegio dei Revisori. La prima, che è stata appena citata dal Presidente, è l'invito a ricercare forme di gestione associata con altri comuni. È il quarto appello che il Collegio dei Revisori fa ogni anno, dal 2020 ha ripetuto questo appello, che è rimasto inascoltato. L'unica risposta è stata quella di interrompere l'accordo con il Comune di Tarzo nel 2020 per i servizi sociali. In altre occasioni siamo andati un po' a rimorchio, ad esempio del Comune di Conegliano, per il PSR, perché non abbiamo costruito l'ambito, non era definito dalla Regione. L'ambito è stato costruito sull'iniziativa che probabilmente il Comune di Conegliano, che è forse più grande o più organizzato, poteva essere Conegliano, poteva essere anche Vittorio Veneto. Io questa cosa non l'ho rilevata, però benissimo, se voi mi dite che è così bene. Comunque, indipendentemente da questo, e se ho sbagliato chiedo scusa perché evidentemente non ho tutti gli elementi, però dico che non è mai stato fatto nessuno sforzo per cercare di fornire servizi sovracomunali, per raccogliere servizi sovracomunali e riprendere quel ruolo che Vittorio Veneto ha, per esempio, per le scuole superiori. È chiaro che questa è un'eredità del passato, però perché non spingere sull'accorpamento, sulla messa in comune dei servizi anche con gli altri comuni? In questo modo si creano anche delle sinergie che poi possono essere sfruttate, ad esempio per gli asili nido, perché per l'asilo nido c'era la possibilità di fare anche la domanda per più comuni. Poi qui c'è il discorso 30.000, 25.000 abitanti, 5.000 abitanti, che non sono riuscito ad approfondire, però ci sono tanti servizi che possono essere portati avanti a livello sovracomunale e anche se anche il Collegio dei Revisori lo segnala ogni anno. Ultima raccomandazione del Collegio dei Revisori che io riprendo è la segnalazione sull'importanza di comunicare ai cittadini le iniziative e i servizi dell'amministrazione. Su questo tema anche il nostro Comune avrebbe molto da fare, purtroppo anche quel discorso del giornalino è saltato. Avevamo fatto una mozione come consiglieri comunali di minoranza sulla istituzione del periodico dell'amministrazione comunale e sull'approvazione del suo regolamento.
e anche in cui era previsto anche l'istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico, mozione che come al solito è stata respinta dalla maggioranza. Io credo che ci sarebbe bisogno per tutta la città di avere delle formazioni corrette, perché come spesso accade anche a noi consiglieri, le principali informazioni arrivano quotidianamente dalla stampa e non dalla fonte ufficiale che dovrebbe essere il comune. Grazie. Grazie, consigliere De Antoni. Altre prenotazioni? Consigliere Tonon, prego. Grazie Presidente, buonasera. Credo sia la prima volta in tanti anni in questo Consiglio Comunale in cui la spiegazione, l'introduzione e la conclusione a un consolidato viene fatta da un tecnico e dal Presidente del Collegio dei Revisori. Non si è udita la voce dell'amministrazione che penso parlerà prima della fine, ma come dire, bon ton vorrebbe che l'introduzione fosse fatta da chi amministra, da chi fa le scelte politiche, non da chi esegue. Però, per l'amor di Dio, si faccia come si ritiene. Ritorno alla domanda che aveva fatto la collega Denardi prima, perché non è cosa da poco, nel senso che anche nella precedente seduta in cui si è parlato di derivati e di indebitamento del Comune, si è sempre detto, e lo aveva riconosciuto anche il dottor Genovese, che il margine per il Comune per indebitarsi, diciamo così, è molto ampio, teoricamente. Se poi consideriamo che non rientrano nell'alveo dei mutui, ma i derivati, qualora si dovessero continuare a pagare, di fatto sono un debito, i parametri cambierebbero. Per cui non era una domanda leziosa quella fatta dalla collega Denardi, nel senso, visto che quel contratto di fatto, la sentenza di primo grado dice non c'è quel contratto, il rapporto che il Comune ha con la banca e la banca col Comune, come viene considerato da parte ai fini del bilancio da parte del Comune, non è proprio una domanda oziosa. Che poi, come ha spiegato molto bene il dottor Sari, sia stato deciso, e qua sottoscrivo ampiamente la scelta dell'amministrazione di creare comunque un fondo, anche se il rischio è così, come è scritto nella tabella, possibile e non probabile, su questo sono pienamente d'accordo, però l'allocazione si sarebbe dovuto qualificarla in maniera più precisa. Leggendo fra l'altro la relazione dei revisori compare anche, questa è una domanda perché so che anche sul giornale l'amministrazione si era schierata, parlo del fotovoltaico della zona industriale, la tassazione degli extra profitti. So che, almeno se non ricordo male, l'amministrazione aveva detto che si sarebbe opposta a quella che era. Volevo capire a che punto è la situazione, visto che anche l'attuale governo parla di tassazione degli extra profitti soprattutto per quanto riguarda banche da un lato e società energetiche dall'altro. Altra domanda, per quanto riguarda, l'avevo notato anch'io, la crescita era quasi raddoppiata, se non ricordo male, eccola qui, l'accertamento delle sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada erano più che raddoppiate dal 21 al 22. Ovviamente la riscossione è più bassa perché ovviamente i tempi del 22 non sono ancora, per la chiusura non erano tutti maturi, era per capire il motivo. Così come dall'altro, ma questo è più leggibile, diciamo così, invece la caduta verticale, meno di metà,
dei contributi per permessi a costruire, ma queste sappiamo che sono questioni cicliche. Ovviamente nel 21 era ancora forte, diciamo, la richiesta per i vari bonus, super bonus, eccetera, per cui sicuramente le domande hanno fatto lievitare alquanto le entrate. Nel 22 invece ovviamente è cominciata la discesa, che speriamo non duri troppo da questo punto di vista, nel senso che non per il nuovo, ma per la riqualificazione della vecchia edilizia. Sottolineo anch'io, perché l'ha fatto prima in maniera molto chiara il mio capogruppo e poi anche il collega De Antoni, sulla, chiamiamola così, incapacità di spendere. Mi ricordo che quando ho letto sul giornale l'annuncio fatto dal vice sindaco che c'era, chiamiamolo tesoretto, chiamiamolo come vogliamo, un avanzo di amministrazione cospicuo, cioè 3,8 milioni, come fosse un successo. Ahimè, fosse un'azienda privata e si parlasse di utile, sarei pienamente d'accordo. Trattandosi di ente locale, il quale deve puntare al pareggio di bilancio o al leggero utile, è tutto fuorché una buona notizia. Sono d'accordo, non si può andare sotto, ovvio questo, ma non si possono chiedere fondi che siano soldi dei cittadini o di altri enti e poi tenerli in tasca e non essere in grado di spenderli. Queste sono scelte politiche, non sono scelte tecniche. Le responsabilità sono tutte e sole dell'amministrazione. Se non si è in grado di gestire una quantità cospicua di entrate, è inutile chiederle. C'era, mi ricordo, la filosofia palesata in questo consiglio comunale all'inizio dell'amministrazione: noi parteciperemo a tutti i bandi, porta in casa, e dopo non riusciamo a spenderli. Per cui la domanda è, per esempio nel caso del PNRR, la domanda me la sono posta quando durante l'ultima commissione cosiddetta ex Carnielli è emerso il problema che potrebbero esserci alcuni problemi anche a sud dell'area, mi riferisco ovviamente al terreno della caserma Gotti, che in parte è adesso di proprietà del Comune. Qualora i fondi a cui il Comune, per fortuna, dico, ha avuto accesso, quelli del PNRR, se non fosse possibile concludere i lavori per questo o per altri motivi, chi risponde? Visto che la conclusione dei lavori, se non ricordo male, deve essere fatta entro il 2026 per tutti i fondi PNRR. Ma e se non si riesce a farlo, cosa succede? Non dovrà mica il Comune restituire, perché in quel caso ci sarebbe veramente da mettersi le mani nei capelli. Poi avevo un'altra domanda per quanto riguarda il personale, perché nella relazione risulta 152. Volevo capire se era il dato al 31/12 o se era la media di tutto l'anno. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Gomiero. Buonasera. Devo condividere il discorso del consigliere Dus. Abbiamo i soldi, qua non si spendono. Serravalle è quasi impossibile. Sabato sono passato per Serravalle, ho visto che c'era una corsa ciclistica che c'è stata sabato. L'unico mio pensiero, domenica o sabato. L'unico mio pensiero erano i ciclisti che dovevano passare per Serravalle. Per fortuna sono venuti giù da San Lorenzo, che la strada è un po' asfaltata, un po' meglio insomma, tra frane e non frane, ma è meglio venire giù a San Lorenzo che da transitare da nord, ma abbiamo il traforo, adoperiamo quello. Ma se si vuole vedere un po' di vita, è bello anche passare per Serravalle, anche con le macchine, con le automobili. Comunque devo condividere il discorso di Dus. Non entro in merito su questo e via. Due cose al dottor Sarri. Sono stati vincolati dei soldi ulteriormente per la cava di Forcai e quanti? Niente, nessun vincolo e là è tutto fermo.
andrà più avanti. Bene. Altra cosa, mi ha anticipato il consigliere Tonon, 354.000 euro di accertamenti e sanzioni, 208.000 riscossi. Nella parte destinata e vincolata c'è scritto destinazione a spesa corrente vincolata 153.000 euro. Servono per fare anche le strisce pedonali? Perché se ci sono i soldi che li avevamo messi, qua non c'è più una striscia pedonale in Vittorio Veneto. Cioè, giro per tutti i comuni in giro stanno già facendo le strisce pedonali. Qua sembra un optional, anzi dicono è meglio togliere i passaggi pedonali perché la gente sta più attenta, ma stiamo ragionando nel discorso opposto. Altra cosa, 52.000 euro destinazione a spese per investimenti, cioè investiamo ancora per sanzionare di più con macchinette e roba nuova e dopo, a parte che non li abbiamo incassati perché 350.000 euro non sono pochi, andremo a inseguire Conegliano che si vanta di 500, 600, 700.000 euro. Controlliamo un po' di più e sanzioniamo un po' meno, se possibile, visto che incidenti qua a Vittorio Veneto gravi, per fortuna, non ce ne sono tanti. Adesso non so, dopo ci sarà la reazione su incidenti mortali, perché sono soldi sti qua, Abbiamo aumentato le tasse, come ha detto il consigliere Dus, e non li abbiamo spesi. Sanzioniamo per 350.000 euro, ne portiamo a casa 208, ce ne sono 153 disponibili subito. Spero che vengano spesi. Grazie. Grazie, consigliere Gomiro. Dottor Sarri, se vuoi precisare, prego. Allora, solo una precisazione relativamente al codice della strada. Allora, diciamo che dell'anno 2022 l'incremento è stato imputabile a un cambio di contabilizzazione, nel senso che fino al 2021 i proventi del codice della strada venivano accertati per cassa. Cosa vuol dire? Che venivano iscritti a bilancio, venivano riscossi iscritti a bilancio. E questo non è proprio rispettoso del principio contabile. Il principio contabile vorrebbe che venissero registrati in entrata tutte le sanzioni registrate nell'anno per essere poi svalutate nel fondo crediti dubbi qualora fossero di difficile esazione. Okay. Quindi nel 2022 in fase di accertamento sono stati accertati tutti i verbali elevati ancorché non riscossi. Okay. Quindi questa è forse una prima motivazione una motivazione dell'incremento rispetto al 2021 dei proventi del codice della strada. Quanto riguarda la destinazione, la destinazione viene definita, ci sono delle percentuali minime definite dall'articolo 208 del codice della strada e dall'articolo 142, di cui una parte può essere destinata a spesa corrente, altre a spese di investimento, e le percentuali generalmente vengono definite con un atto propedeutico al bilancio di previsione dalla Giunta Comunale in sede di rendiconto. Noi abbiamo dato atto che queste percentuali minime di destinazione a parte correnti e investimenti sono state rispettate, quindi quello che è stato accertato è stato anche speso per quelle finalità che ha deciso la Giunta. Quali sono? Sicuramente la manutenzione ordinaria di parte corrente delle strade, tra cui anche l'acquisto di attrezzatura, in parte di capitale spicca in particolare l'acquisto di un automezzo finanziato dai proventi del codice della strada. Ecco, altra cosa, personale 152 è il dato al 31/12 così come rilevato dal servizio personale. Bene, grazie. Altre prenotazioni? Prego. Prego, consigliere Bastiani. Grazie. A proposito della vicenda derivati, mi sembra nell'ultimo consiglio comunale, o il penultimo,
e il sindaco aveva esordito facendo una comunicazione sul fatto che era arrivata una comunicazione della banca che informava o comunicava che era disponibile o interessata a versare subito quanto stabilito dal Tribunale. Ecco, siccome non abbiamo più avuto notizie, io non ho ancora letto sul giornale se la vicenda ha avuto degli sviluppi, volevo capire se la banca era ancora di questa opinione, se procedeva, se la cosa era andata avanti, come era maturata. In quella sede il sindaco aveva letto proprio poche ore prima e quindi non era in grado di illustrare maggiormente la situazione. Nell'elenco degli accantonamenti per i fondi contenzioso, infatti abbiamo 1.500.000 euro, che sono la voce più importante di somme accantonate per contenziosi. E alla voce appunto Tribunale di Venezia, riguardo ai derivati, c'è la nota a piedi pagina che specifica che questo accantonamento rimane in attesa della sentenza di secondo grado. Quindi se si parla di una sentenza di secondo grado, credo di capire che la banca interessata abbia fatto un'opposizione e probabilmente ci sarà un ricorso. Se c'è un ricorso, se si sa già i tempi in cui maturiranno appunto questo secondo grado, non so se la cosa si sa già. Volevo inoltre così sottolineare e rilevare un aspetto che ha a che fare con la contabilità della nostra amministrazione. Riguardo all'acquisto e la vicenda del Teatro da Ponte, mi ricordo che un venerdì o un sabato avevo letto un'intervista, un articolo dove il giornalista si rivolgeva all'assessore al bilancio a proposito appunto dell'acquisto del Da Ponte e l'assessore aveva risposto che vedeva la cosa molto difficoltosa in quanto non c'erano i mezzi, non c'erano i soldi per acquistare il teatro. Il lunedì o il martedì successivo è uscita l'informazione, la notizia che erano stati trovati 3.890.000 euro di tesoretto, chiamiamolo così. Allora la cosa mi ha fatto piacere il fatto che ci siano dei soldi a disposizione, anche se non vuol dire che la cosa sia virtuosa, ma la cosa che mi preoccupa è che il venerdì l'assessore pensi di non avere neanche una lira e che il lunedì successivo scopre di avere 3.800.000 euro. Qualche perplessità permetterà insomma che possa sorgere, no? È lei che detiene e che gestisce no? la contabilità del comune. C'è un altro contenzioso, volevo chiedere, c'è un altro accantonamento di 186.000 euro per un contenzioso presso il TAR della Lombardia, volevo sapere a che cosa si riferisce, in questo momento non mi ricordo. E poi volevo chiedere alcune informazioni, io non ho partecipato alla commissione, quindi poi l'argomento è particolarmente impegnativo, come è stato ricordato sono quasi 1.000 pagine di documenti, quindi perdonerete se non riesco a cogliere tutti gli aspetti della vicenda. Mi sono soffermato un attimo sull'elenco definitivo dei residui attivi a dettaglio e mi ha colpito il fatto che ci sono, questo dovrebbe essere, se non ho capito male, l'elenco dei soldi che avanziamo, detto in parole semplici, no? E mentre nell'elenco
dei residui passivi ho notato che le date si riferiscono a 1, 2, massimo 3 anni indietro. Qui invece noto che ci sono cifre che risalgono a parecchi anni indietro, addirittura 2007, poi 2014, 2016, 2014. Cioè, e trovo tante di queste voci che è specificato l'anno di provenienza e appunto indicano anni di provenienza 2012. Anche questa cosa qua mi lascia un po' così di perplessità, infatti cioè, mi chiedo come nel giro di ci siano dei crediti che risalgono a 10-15 anni fa, no, 10 anni fa, e che non siano ancora risolti. Anche perché questi non credo siano contenziosi, sono proprio, mi sembra aver capito, sono cifre che avete rilevato che devono entrare e che non sono entrate. Ce n'è anche una in particolare che a pagina 30 di 46, dove c'è un credito di oltre 4.000 euro per dei diritti di rogito riferibili a un ex dirigente del nostro comune che non riesco a spiegarmi di che cosa si tratti. E come trovo anche altre voci attribuibili per esempio a Piave Servizi, e una curiosità che avevo trovato proprio adesso era anche una voce del 2017 che riguarda la gestione casette dell'acqua, cioè se noi siamo creditori dalla società che gestisce le casette dell'acqua di 20.000 euro e le casette dell'acqua non funzionano perché è stato detto non abbiamo i soldi per sistemarle, questa è una contraddizione. Ecco, comunque se può magari delucidarmi su questo aspetto. Grazie. Grazie consigliere. Allora, sì, allora, concordo con lei che quando abbiamo fatto il riaccertamento di residui che ha fatto la Giunta, noi abbiamo, come dire, analizzato residuo per residuo e su questo dobbiamo fare una valutazione. Generalmente quelli sotto i 3 anni non hanno nessun tipo di problema, quelli da 3 a 5 dobbiamo fare una valutazione sulle motivazioni per cui abbiamo deciso di tenerli. Quelli oltre i 5 dobbiamo motivarli ancora di più perché lì ci sono tutti i termini prescrizionali. Allora, penso che quelli più vecchi lei li abbia visti sicuramente al titolo quarto negli oneri di urbanizzazione ad occhio, perché lì ci sono parecchie cifre ancora da riscuotere relativamente agli oneri di urbanizzazione. Allora, quegli accertamenti che abbiamo guardato sono relativamente, tanto non sono prescritti e quindi altrimenti li avremmo già cancellati, quindi ve l'assicuro. Fanno riferimento, in collaborazione con l'ufficio tecnico, li abbiamo controllati e fanno riferimento sì a oneri di urbanizzazione piuttosto vecchi sostanzialmente, che però dei quali è stata concessa una rateizzazione. Quindi noi abbiamo mantenuto a residui il credito perché doveva rimanere lì. Però diciamo che i creditori stanno pagando a rate e nel caso specifico degli oneri di urbanizzazione c'è anche una polizza fideiussoria sottostante, perché per legge la rateizzazione degli oneri prevede la presentazione di una polizza fideiussoria che dovremo andare a riscuotere, insomma a discutere, perdono, nel caso in cui non ci sia il pagamento. E questo era per diciamo per i residui quelli un po' più vecchi, perché erano quelli, mi pare, quelli un po' più vetusti.
E poi lei mi aveva chiesto, scusi, non mi ricordo, che non l'ho segnato. Allora, risponde lei, l'anticipo che sono il contenzioso fotovoltaico extra profitti, e comunque lo anticipo, poi ci sarà l'assessore. E per quanto riguarda i derivati, sempre quello, allora abbiamo incassato da Banca Intesa gli oneri della sentenza di primo grado, l'accantonamento fa riferimento al 2022, che non era oggetto della sentenza di primo grado, insomma, e quindi quello è l'accantonamento effettuato. E basta. Grazie. Altre prenotazioni? Consigliere De Nardi. Grazie Presidente. Quando prima ho chiesto i minori residui passivi in parte corrente, relativi alla spesa corrente dell'importo totale, il dirigente ha detto essere la gran parte, chiedendo se erano relativi a servizi o beni di cui era stata prevista l'acquisizione che poi non erano stati sostanzialmente utilizzati dall'ente, oppure se erano minori costi per servizi o beni che sono stati comunque ottenuti dall'ente. Ad esempio dicevo una diminuzione dei costi energetici che ha ridotto l'importo delle bollette, ma per cui comunque l'energia è stata utilizzata. Mi aspettavo sinceramente che l'assessore, ma dato che è stato silente anche in tema di descrizione generale di questo punto, non mi stupisco, mi aspettavo, dicevo, che l'assessore cogliesse la palla al balzo per dire che la gran parte della somma era frutto di una, diciamo così, sovrastima degli importi unitari dei beni e dei servizi da acquisire e non di una riduzione dei beni e servizi acquisiti dall'ente, ovvero di dire che insomma alcuni servizi sono stati in modo lodevole da parte della struttura realizzati direttamente e senza l'utilizzo di risorse esterne. Questo perché sostanzialmente oltre al ragionamento che hanno fatto non solo i colleghi di minoranza, ma anche il consigliere Gumiero di maggioranza, non c'è solo un ragionamento sul fatto che un avanzo di amministrazione così corposo denota l'incapacità di spendere, ma anche la qualità della spesa che viene fatta. Mi spiego. Un conto è dire che si risparmia 100, perché si pensava che la struttura comunale non riuscisse a far fronte a determinate esigenze direttamente, si pensava di dover andare all'esterno per acquisire determinati beni e servizi. Faccio un esempio assolutamente sciocco, ma solo perché ci capiamo: l'acquisto di piante per la decorazione dei giardini o della piazza del popolo, che viene invece sopperito grazie al fatto che con un'attività più ottimizzata alla fine le serre comunali riescono a produrre più fiori di quelli che si erano previsti inizialmente. Questo ovviamente è un risparmio che potremmo definire virtuoso. Se invece semplicemente non si attivano servizi, non si utilizzano beni, non si acquistano beni, non si utilizzano servizi esterni che però si riflettevano in servizi per la collettività, qui non stiamo parlando soltanto di non spendere, ma anche di non fornire servizi alla città.
Spero che il dirigente Sarri prima ha detto che solo in minima parte i minori residui passivi sono relativi a minori costi, ad esempio energetici. Spero che l'assessore possa interloquire in modo più dettagliato al riguardo, per dire che in realtà no, e la gran parte è quello. Tra gli allegati alla delibera in discussione oggi c'è la relazione sulla gestione. In realtà sono due, perché una è al 30 giugno e una al 31 dicembre. Quando si parla di spesa, di come è stata fatta, di come sono stati raggiunti gli obiettivi che l'amministrazione si dava, ovviamente un buon modo per vedere che cosa è stato fatto e che cosa non è stato fatto sono proprio queste relazioni. Lo sarebbero ancora meglio se invece di fare semplicemente un'elencazione dei provvedimenti che sono stati adottati si andasse anche quindi in termini a ragionare in termini non solo di efficienza ma anche di efficacia. Mi spiego. Al punto 1.4 si ragiona delle politiche attive nella gestione dei tributi locali. Il punto, anche abbastanza corposo per quanto riguarda quello che viene scritto, dà atto che nel 2021, al 21 dicembre, è stata adottata la delibera che sostanzialmente rimodula le aliquote IMU per diciamo così agevolare le coppie under 40 e per quanto riguarda l'insediamento di nuove attività commerciali. Dal punto di vista però dell'efficacia di questo provvedimento non viene scritto nulla. Io mi aspetterei che venisse scritto anche poi quanti, visto che stiamo parlando del 31 dicembre 2021, quindi oltre un anno dopo l'approvazione della delibera, anche quanti cittadini vittoriesi hanno usufruito, quanti casi ci sono stati di utilizzo di questo strumento. Perché che uno strumento esista va bene, per valutare se è efficace bisogna anche capire quanto poi è stato utilizzato, perché se io vedo che uno strumento c'è ma lo usano in 500 è un ragionamento, se vedo che c'è ma lo usa in uno, ovviamente la valutazione su questo strumento cambia. Allo stesso modo vale per, vado veramente per salti, non è che ho intenzione di citare tutti i punti, al punto 3.4 relativamente ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Allora, io sono contenta che ci siano stati nel corso del 2022 90 colloqui con beneficiari del reddito di cittadinanza. Mi piacerebbe capire l'esito di questi colloqui, perché se si sono limitati a guardarsi negli occhi e parlarsi è un conto. Se siccome l'obiettivo era fare in modo che ci fossero inserimenti lavorativi e progetti utili per la collettività, perché questo è l'indicatore adottato dall'amministrazione, se poi anche solo 2 persone di queste sono riuscite a trovare un lavoro, il ragionamento cambia completamente. Quindi magari nella redazione delle schede un inserimento che non mi pare neanche proprio particolarmente difficile di ulteriori elementi idonei a valutare non solo appunto l'efficienza ma l'efficacia delle attività poste in essere dal Comune sarebbero particolarmente utili. Quanto a efficacia mi tocca purtroppo tornare sul ragionamento fatto parecchi mesi fa insieme al collega Dus relativamente alla nuova app del turismo. Allora, gli stati di attuazione sono, come dicevo, al 30 giugno e al 31 di dicembre, quindi ovviamente non parlano di ad oggi quante persone hanno scaricato l'app, quante l'hanno cancellata poi successivamente e quant'altro. Anche qui al 31 dicembre, visto che l'app è stata lanciata l'11 di settembre, con una
forse alquanto ironica voglia di prevedere disastri, sarebbe stato utile, visto che il 31 dicembre è qualche mese dopo, l'11 di settembre, un'indicazione su quante persone avevano scaricato questa applicazione. A riguardo ricordo che con il consigliere Dus avevamo posto alcuni dubbi su quella che sarebbe stata l'applicazione. Avevo chiesto all'assessore all'epoca, quando era stata fatta la variazione di bilancio necessaria alla realizzazione dell'app, più di un anno fa, Marco? Più di un anno fa, avevo chiesto chi avrebbe inserito i dati e chi li avrebbe aggiornati. I dati, non le descrizioni turistiche ovviamente, i dati degli esercizi commerciali, dei luoghi, dell'apertura dei luoghi di interesse turistico e quant'altro. L'assessore all'epoca ci aveva risposto che non lo sapeva. Ci ritroviamo ora ad avere, lo scrive lo stato di attuazione, un'applicazione per la quale, leggo perché non voglio sbagliarmi, al 30 giugno era stata lanciata la raccolta di disponibilità e l'inserimento degli esercizi pubblici nella nuova app turismo in fase di progettazione, questo al 30 giugno, con una applicazione lanciata poi l'11, insomma rilasciata e quindi promossa poi l'11 di settembre. E al 30 dicembre c'era ancora questa famigerata raccolta di disponibilità all'inserimento degli esercenti pubblici nella nuova app, presentazione ai soggetti interessati dell'app turismo con illustrazione delle funzionalità. Chi ha scaricato l'app il 15 di settembre sull'onda della comunicazione mediatica dell'esistenza di questa app, ci state dicendo che si è ritrovato un'app che non aveva dentro parecchi dati, tanto che nelle ultime settimane abbiamo visto ancora le rappresentanze degli esercenti che facevano appelli sui giornali perché gli esercenti aderissero all'applicazione. Queste cose vanno fatte prima, no dopo aver lanciato l'app, perché se io scarico un'applicazione e la trovo mezza vuota, la cancello immediatamente, e quello o la cancella immediatamente o nella migliore delle ipotesi non la tocca più, e questo è un soggetto perso per la promozione. È un'applicazione costata 60.000 euro, se non ricordo male, non 5.000, 60.000 euro. Mi piacerebbe capire, uno, in quanti l'hanno scaricata, due, in quanti la stanno usando. Perché sinceramente ho la sensazione che sia stato un'operazione fatta in velocità e senza garantire l'adeguata presenza di dati interessanti all'interno, idonei a far sì che chi l'ha scaricata poi la usi, perché si sa benissimo purtroppo che quando uno comincia per un tot di giorni a non usare più un'applicazione tende alla fine a farla sparire dal novero delle sue applicazioni nel cellulare e finisce per cancellarla anche per liberare spazio. Per cui il mio ragionamento è non solo, e come giustamente hanno detto i colleghi, qui non si spende, ma ho anche la sensazione che non si guardi neanche all'efficacia con la quale i soldi che vengono spesi poi vengono spesi. Grazie. Grazie, consigliere. Prego, vice sindaco Posocco. Grazie Presidente, buonasera a tutti innanzitutto. Qui la prima cosa che vorrei fare è ringraziare il dottor Sarri e la dottoressa Parè per l'eccellente lavoro che hanno svolto in questi mesi, che ci hanno permesso, e non a caso, di avere questa sera chiaro cosa abbiamo di disponibilità da utilizzare poi nei prossimi mesi. Cercherò di rispondere alle vostre numerose domande, partendo dall'ultimo intervento del consigliere Denardi e poi andando su. Giustamente lei ha citato
la relazione della gestione 2022 e come senz'altro lei avrà letto questo importante documento, a pagina 29 c'è lo stato di realizzazione delle spese per missione, in cui per ogni missione viene segnato dove sono stati, come sono stati spesi o meno i soldi in spesa corrente. Lei senz'altro avrà notato che c'è una percentuale di impegnato, riguarda un po' tutte le missioni, e per quel che riguarda l'energia, come più volte detto in questa sala, abbiamo risparmiato circa 200.000 euro, questo grazie a due fattori. A ottobre avevamo fatto una variazione di bilancio importante, ve l'avevamo spiegato anche in sede di bilancio, di 330.000 euro, poi grazie a quello che abbiamo fatto come amministrazione nel risparmio energetico, ci ricordiamo che abbiamo spento parecchi punti luce in città, grazie al rapporto anche con la Curia abbiamo spento purtroppo l'illuminazione in molti luoghi di culto, abbiamo spento l'illuminazione per quel che riguarda in altri punti della città. Questo unito poi a un ridursi del costo energia ci ha fatto risparmiare circa 200.000 euro rispetto alla previsione. È tutto segnato, quindi niente di nuovo. Certamente un'amministrazione che programma non può sapere a ottobre con un determinato andamento dell'energia, non può vivere di speranza e poi sapere che 4 mesi dopo la situazione sarebbe completamente cambiata. Quindi abbiamo ritenuto corretto in quel momento fare una variazione di bilancio mettendoci dei soldini per arrivare poi a pagare le bollette. Questo unito appunto a un gran lavoro fatto dall'amministrazione e dagli uffici per ridurre i consumi energetici in città. Seconda cosa, riguardo a quello che diceva il consigliere De Bastiani, un giorno c'è il tesoretto, un giorno non c'è il tesoretto, l'altro giorno no, anche qui siamo un po' distratto probabilmente con l'ultimo bilancio, perché quando abbiamo presentato il bilancio, qui in questa aula abbiamo ipotizzato che l'avanzo di amministrazione fosse intorno ai 2,2 milioni, 2,3 milioni. Da qui la mia affermazione che non ero sicuro di avere i soldi per l'eventuale acquisto del Teatro da Ponte. Dopodiché, nel frattempo, mi correggo, c'è stato da parte degli uffici, e qua appunto il dottor Sari, la dottoressa Daparè e gli altri, un grande lavoro nella gestione dei residui. E questo grande lavoro di analisi, di scarto, di vedere dei residui ha portato poi alla fine a avere la fortuna di avere un tesoretto di quasi 3.900.000 euro. Non a caso. Questo è frutto di un gran lavoro che non era mai stato fatto da parte dell'ufficio economato. Ecco. Dus riguardo, per l'app, consigliere Denardi, lei la pensa così, io vedo che l'app, le porterò i numeri al prossimo consiglio comunale, so che erano migliaia che hanno scaricato l'app sicuramente, abbiamo trovato parecchie associazioni positive, cioè l'ASCOM, parli con tutte le associazioni cittadine, sono contentissime di questo strumento, lo sono le associazioni sportive, lo sono tutte quelle persone che ci parlano. Abbiamo presentato il bando per il distretto del commercio, una cosa che ci è stata sottolineata è il valore di quest'app che deve essere ancora completata e lo sarà a breve. Quindi lei la vede in questa maniera, io la vedo in un'altra maniera, uno strumento che aiuta anche questo a far conoscere Vittorio Veneto. Dus dice abbiamo aumentato le tasse e poi non spendiamo i soldi. Allora sulla spesa dobbiamo migliorare, siamo tutti d'accordo, credo l'abbia sottolineato anche qualche consigliere della maggioranza. Per quel che riguarda ancora una volta l'aumento dell'IMU in questo caso, lo sa benissimo perché ci arriva qualsiasi persona che quando un'amministrazione si trova improvvisamente, non improvvisamente perché è tutto programmato, a pagare 1.600.000, 1.700.000 euro in più di rate dei derivati,
questi soldi non saltano fuori a caso, tant'è che quando lei sedeva tra i banchi di maggioranza, soldi in spesa corrente non ne avanzavate, anzi facevate fatica anche a spenderli, ma in più, e lo sapete benissimo, avevate previsto, non che poi l'aveste fatto o meno, un aumento dell'IMU anche voi sul terzo anno, perché altrimenti il bilancio non quadrava, perché sappiamo benissimo che se le entrate correnti rimanevano le stesse, sarebbe stato quasi impossibile avere delle spese mantenendo le entrate a come erano. Tant'è che noi sì abbiamo aumentato l'IMU, però abbiamo fatto un grosso lavoro sulla riduzione delle spese, e mi ricordo che già il primo anno avevamo già effettuato un taglio di spesa per acquisti di materiale vario di circa 250.000 euro, quindi ci abbiamo messo l'attenzione in questo, e tant'è, sì, purtroppo abbiamo aumentato le tasse, però sappiamo benissimo che la prossima amministrazione, quando non ci saranno più le rate sui derivati, eventualmente può decidere tranquillamente di tornare al livello di tassazione che c'era prima, quindi tant'è che anche più questa sentenza, la sentenza ci darà ragione, consigliere De Bastiani, come ho sempre detto all'inizio del mio mandato, chi beneficerà dell'eventuale sentenza positiva sui derivati sarà senz'altro la prossima amministrazione come tempi. Ecco, quindi io mi auguro che veramente ci daranno ragione, quindi la prossima amministrazione avrà un 4,5 milioni in più da spendere, avrà un debito che, come avete visto dalla slide, è sceso, continua a scendere, non avrà più la rata dei derivati, quindi si potrà permettere tranquillamente anche di ridurre la tassazione ai cittadini, quindi questo è proprio una prospettiva che chi verrà dopo di noi senz'altro sarà contento di esserci qua, insomma. Altre cose, se ho dimenticato qualcosa magari me lo dite. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Passo la parola all'assessore Caldart. Grazie. Allora, parliamo un attimo di nido, perché è chiaramente un tema che sta a cuore a tutti noi. Innanzitutto, come premessa, direi che quando noi parliamo di un servizio alla persona, i numeri dobbiamo immaginarli come persone, quindi come bambini, e non come oggetti, cose, stalli per i parcheggi. Quindi ciò su cui noi lavoriamo è chiaramente dare un servizio a quante più famiglie possibili, ma soprattutto abbiamo sempre lavorato e cerchiamo di lavorare per dare un servizio di qualità alle famiglie che usufruiscono dei nostri servizi. Questo non perché lei l'abbia messo in dubbio, ma perché è una premessa che riguarda anche i costi relativi poi al servizio. E da questo punto di vista anche quest'anno abbiamo innanzitutto consolidato il numero di educatrici, perché sapete che c'è un numero per legge, un rapporto per legge tra bambino e educatrice in base anche all'età, quindi più piccoli, mi pare che sia i lattanti 1 a 6 e poi diviene 1 a 8 se non sbaglio, e abbiamo rinnovato e cambiato anche la pedagogista, dando a lei proprio l'incarico di lavorare moltissimo sulla qualità del servizio. Questo quindi in una prospettiva di aumento dei numeri significa che anche i costi che traina un numero maggiore di utenti ovviamente sono da tenere in considerazione. Allora, questo rapporto, questo fondo a cui lei fa riferimento, un fondo ministeriale, si basa su dati Istat e fa riferimento appunto anno per anno ad una percentuale prevista di copertura di servizi alla prima infanzia
in base agli abitanti, e il numero complessivo è dato dalla somma dei servizi che può dare l'ente pubblico e gli enti accreditati. Noi in città in questo momento abbiamo, a parte il nido comunale, abbiamo un unico nido accreditato. Gli altri o l'altro, ce n'è uno che è in richiesta, che ha fatto richiesta di accreditamento, e poi ce ne sono altri cosiddetti privati che quindi non partecipano a questo dato Istat, il che significa che ci sono alcuni genitori, alcune famiglie che preferiscono affidarsi a servizi privati per loro scelta, non necessariamente perché non ci sia posto nel pubblico, anche perché questi nidi in famiglia per esempio molto spesso danno delle opzioni anche di fasce orarie che poi ognuno insomma sceglie in base alle proprie necessità. Quindi non è solo una questione di costi e di rette. Allora, in base a queste indicative, a questi obiettivi che ci ha dato il Ministero, noi, come lei ha detto, come nido comunale siamo passati, abbiamo aumentato di 5 unità, quindi da 59 a 64, raggiungendo quindi l'obiettivo che ci era stato dato nel 2022 e nel 2023. Chiaramente poi di anno in anno l'obiettivo aumenta. Nonostante, anzi avendo, precisiamo anche questo, raggiunto l'obiettivo 2022, tra l'altro con uno sforzo notevole da parte delle educatrici, perché capite che il numero non necessariamente, in base all'età dei bambini, non necessariamente comporta un certo numero di educatrici. Se sono di più i lattanti bisogna aumentare il numero di educatrici e viceversa. Quindi abbiamo anche fatto, anzi loro hanno fatto, devo ringraziarlo, un grandissimo sforzo per giocare diciamo sull'età dei bambini, giocare in senso positivo, garantendo di raggiungere questo obiettivo pur dando la risposta a quanti bambini quanti possibili, tant'è che a fine 2020, all'inizio del 2022 non avevamo nemmeno come si dice, bambini in attesa, cosa che invece oggi c'è. Oggi abbiamo a dicembre scorso avevamo una quindicina di bambini in lista d'attesa, in gran parte provenienti da fuori comune, perché sapete che c'è, in base ai criteri, c'è la prevalenza, diciamo, prima di tutto vengono soddisfatte le famiglie comunali. È pur vero che nei comuni vicini non esistono nidi comunali, e questo è un altro problema, ma non può essere un problema nostro, è un problema io capisco, di costi, perché se noi magari riusciamo a mantenere, a sostenere costi, sapete che la copertura del nido è molto bassa, posso immaginare quanto questo sia pesante per un comune più piccolo. Ora, non abbiamo evidentemente la possibilità di andare oltre i 64 bambini, quindi impensabili i 52 nel 2000, cosa 26, 27, non mi ricordo più, sì, è un obiettivo a cui nemmeno abbiamo di avvicinarci. Lei dice, certo, avreste potuto approfittare del bando PNRR, che è andato deserto quasi in tutta Italia, diciamocelo, tant'è che lo sindaco stesso è stato contattato dal Ministero, lui come tanti altri sindaci dal Ministero, che ha sollecitato i comuni a partecipare a questo bando. Se in tanti, anzi tantissimi, non abbiamo partecipato, il motivo c'è, il motivo è legato non tanto o non solo al problema delle risorse per la costruzione, l'edificazione, noi il nostro non potevamo ampliarlo perché non abbiamo spazio ulteriore, quindi l'edificazione o la ristrutturazione di uno stabile, so bene che lei pensa a San Giacomo, ma probabilmente quello non era lo stabile adatto anche, e comunque ha dei costi altissimi, perché anche per fare la cosiddetta, come si chiama, servizio famiglia, mi sfugge il termine tecnico, anche lì stiamo andando incontro a spese molto alte, molto elevate per la ristrutturazione, talvolta la ristrutturazione costa molto di più che la realizzazione di uno stabile nuovo. Quindi il primo problema era troviamo i fondi eventualmente per un secondo asilo nido,
che in parte avrebbero potuto essere coperti dai fondi PNRR, però quella volta abbiamo fatto un ragionamento molto più ampio e approfondito. Al di là della diminuzione della contrazione delle nascite, che quindi ovviamente si fa un investimento anche sapendo che negli anni quel servizio avrà un riscontro. Qui i numeri non stanno dimostrando questi dati, tant'è, aperta parentesi, che in un recentissimo webinar proprio con il Ministero ci è stato detto che è molto probabile che questi numeri, che questi dati, questi obiettivi che loro hanno posto vengano rivisti a ribasso, perché i numeri insomma ci dimostrano che purtroppo quei numeri là non li potremo raggiungere in nessuna parte d'Italia. Ma detto ciò, in quell'occasione, quando si è riflettuto sulla possibilità di accedere a quel fondo o meno per la realizzazione di un nuovo nido, abbiamo fatto anche due conti su quelli che sarebbero state le cosiddette spese trainate, cioè la spesa del personale sostanzialmente, che non viene certo coperto con questi 8.000, 6.000, mi ricordo, e 8.000 euro che il Ministero prevederebbe in questo obiettivo per bambino pro capite, no? E le spese del personale in quel caso sarebbero state spese che avrebbero comportato un aumento della spesa sociale. Voi l'avete visto prima, no? Tra sociale e scuola noi siamo attorno ai 5 milioni di euro di spesa corrente. Quindi dobbiamo fare i conti. Ovviamente io sono anche assessore al personale, so bene che già per avere le 12 educatrici attuali, la pedagogista non entra nel conto del personale perché è un incarico esterno, però le 12 educatrici attuali ovviamente abbiamo dovuto ottemperare i bisogni di personale che sono diffusi in tutti gli uffici, quindi non esiste solo il nido, esistono anche tutti gli altri uffici che giustamente hanno bisogno, soprattutto in questo momento di progetti PNRR, eccetera, di maggiore personale. Quindi la scelta è stata una scelta certamente sofferta, ma una scelta consapevole. Ora un piccolo, forse anche più di piccolo, diciamo strada alternativa per venire incontro alle famiglie c'è, e cioè è quella della convenzione, perché questi soldi che il Ministero ci dà possono essere spesi o per il tuo nido privato o per nidi con cui tu ti puoi convenzionare. Chiaro che in città in questo momento l'unico nido autorizzato è al massimo della sua capienza fisica, perché ci sono poi anche dei parametri, quindi lì non possiamo agire. Nel 2023 ci hanno dato la possibilità, cosa che non c'era nel 2022, di convenzionarci per la cosiddetta sezione primavera, cioè i più grandi del nido, e in città abbiamo un nido parificato, abbiamo una scuola materna parificata, quella di Forcal, che ha anche la sezione primavera. Quindi per il prossimo anno scolastico, se loro sono disponibili e il posto dovrebbero averne, luogo fisico, sono disponibili a convenzionarsi, possiamo ottenere questa quota parte di fondi e girarli a loro, cosa per esempio Treviso funziona così. Io mi ero confrontata con le mie colleghe di Treviso e loro fanno convenzioni con nidi autorizzati e girano i fondi. Poi abbiamo il problema, l'altro problema, se lei ha letto il quadro della relazione, no? Ci sono proprio due domande, cioè ti dicono tu non riesci comune a coprire il servizio rispetto ai miei parametri e ti danno delle opzioni. Noi abbiamo detto sì, non riusciamo a farlo perché c'è una reale difficoltà ad associarci con altri comuni e sotto l'R24 mancanza, carenza di strutture private e di asili nido con cui stipulare convenzioni con riserva di posti per il comune. Quindi internamente al comune ne abbiamo uno nido autorizzato che attualmente con cui non è possibile convenzionarsi perché non ha più posti. Si è aperta, ripeto, la questione della sezione primavera, dove alcuni bambini probabilmente potranno essere introdotti, però c'è difficoltà ad associarsi con altri comuni perché gli altri comuni attorno ai nostri che ci mandano i bambini di fatto non hanno
nidi convenzionati, se li hanno sono i nidi magari in famiglia ma non convenzionati. Quindi c'è una serie di questioni che rendono, diciamo, la situazione non di facile soluzione, anche se sarebbe nella città ideale, ovviamente sarebbe bellissimo riuscire a dare risposta a tutti i bisogni sociali. Noi stiamo cercando stiamo lavorando per andare, ripeto, innanzitutto nella direzione della qualità del servizio, che ritengo sia molto importante per le famiglie, e dal punto di vista numerico mantenere i 64 anche per l'anno prossimo. Noi adesso abbiamo 32 bambini che escono, quindi sappiamo già che avremo 32 posti. Le iscrizioni si chiudono a fine maggio, attualmente abbiamo circa 40 richieste, comprensive anche di quelli che erano in lista d'attesa, che provenendo dalla lista d'attesa hanno un punteggio aggiuntivo. E vediamo cosa succede, perché poi nemmeno succede sempre che tutti i genitori che fanno richiesta poi accettino la soluzione. Quindi qualche unità senza dubbio rimarrà in coda, vediamo se riusciamo magari, se hanno l'età adatta, anche a convenzionarci con la sezione primavera. Questo a grandi linee. Se posso poi 44 secondi rispondere per l'ambito, allora l'ambito il capoambito è definito dalla Regione perché ha scelto i capiambito in base al comune più grande numericamente, e dal punto di vista dei servizi sociali, ecco, prossimamente arriveremo in Consiglio Comunale con la convenzione che finalmente nello scorso comitato dei sindaci siamo riusciti a trovare la quadra. Non è stato facile fra tutti i comuni, ma penso prima dell'estate lo porterò in Consiglio Comunale. Tutti i servizi che riguardano i minori, la famiglia, gli anziani, la disabilità, quindi i servizi sociali, in questo momento stanno lavorando in equipe a livello d'ambito, che quindi non è più semplicemente ho finito una questione formale, ma abbiamo assunto personale, abbiamo la struttura che ora in convenzione diverrà ufficialmente condivisa a tutti i comuni, però stiamo già lavorando proprio a livello di consorzio, per così dire. Grazie. Grazie Assessore, lascio parola al Sindaco, prego. Buonasera. No, volevo fare un intervento più che altro in risposta al consigliere Di Antoni, ecco, per le sue considerazioni, fra l'altro anche pregevoli. Relativamente all'autorità urbana che abbiamo fatto assieme a Conegliano, abbiamo potuto farla assieme a Conegliano perché la Regione ha abbassato il limite minimo di popolazione che almeno una città deve avere all'interno di questa autorità urbana, e abbassandola a 30.000 abbiamo avuto la fortuna di avere Conegliano che superandoli. Dopodiché bisogna avere anche una massa di popolazione di un certo qualità, quindi è l'insieme delle due città che ha generato la massa critica per poterlo fare. Stiamo lavorando assieme, non siamo soltanto Vittorio Conegliano, ma ci sono anche altri comuni attorno, e i compitini per casa li stiamo facendo, speriamo di riuscire a completarli anche bene con progetti interessanti. Voglio dire che non sempre la collaborazione fra comuni si può fare, nel senso che alle volte, adesso ricordo molti anni fa era assessore il consigliere Mario Rosset, molti comuni assieme avevano fatto un progetto unico per le polizie locali, andava anche tutto quanto bene mi pare, ma i comuni più piccoli hanno mollato per mancanza di convenienza, non ricordo i particolari, ma voglio dire alle volte le cose abortiscono, alle volte abortiscono anche perché, non so, lei ha portato giustamente l'esempio della collaborazione che c'è nel comune di Tarso, ma poi ci ritroviamo molte volte con i comuni più piccoli che fondamentalmente sono degli accettori di servizi, e quando non hai sufficiente forza per poterlo fare non puoi neanche continuare. Un esempio può essere anche quello della polizia locale attuale, che ha un numero insufficiente per fare i compiti in Vittorio e si sta spendendo anche per Vine e Tarso, dove si può, si tiene botta, i piaceri si fanno, si collabora anche volentieri, ma non sempre questo è possibile farlo. Automaticamente il comune già fa molto per i comuni viciniori. Faccio un esempio, lo IAT
lo IAT lo paghiamo interamente noi e lavora per tutto il mandamento. È un esempio. Per le scuole inevitabilmente sopportiamo molte spese e molti ragazzi vengono dai comuni vicini, i trasporti, le piscine stesse sono usufruite da associazioni sportive e singoli che provengono dai comuni vicini, le spese sono tutte quante sull'associazione, sulla società che gestisce e sul comune per la sua quota parte. Quindi voglio dire, inevitabilmente già si fa molto, non sempre si arriva, opera tantissima. Il nostro assessore alla cultura ha lavorato attivamente con il Comune di Pieve di Soligo quando si è proposto come città della cultura. Gli ha dato una mano, non è andata bene, questa volta ha collaborato, è andata meglio con quest'anno, con il riconoscimento di questa città diffusa, diciamo così, della cultura. Una cosa titanica che abbiamo fatto assieme agli altri comuni è stato il regolamento di polizia rurale, che è un tomo alto così, fatto con 15 comuni, lei capisce che razza di lavoro, e quindi le cose così vengono soltanto se c'è collaborazione, quella non manca, ma non sempre si riesce, ecco. Bene, grazie Sindaco. Lascio la parola all'assessore Fasan. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Comincerei a rispondere al consigliere Dus, che ero uscito un attimo e non ho preso pieno le sue domande, però fondamentalmente credo che siano perché non partono i lavori e il tema della Valle Pisina. Può essere? Ero fuori, pertanto mi è stato riferito così e cominciamo dalle cose facili. Perché non partono i lavori? Bella domanda. E via? Via di Martiri, parleremo anche di Via di Martiri. Ci sono varie concause perché non partono i lavori, che io ho sintetizzato in 4 punti. Primo, la complessità di accedere a finanziamenti e rendicontarli. Secondo, la diminuzione del personale, l'ufficio tecnico e gli operai sono polverizzati in questo momento. Diciamo che anche una difficoltà ereditata dalla precedente amministrazione che aveva il limite di assumere una persona ogni 5 defezioni. E noi quando siamo arrivati abbiamo trovato da 240 dipendenti, siamo arrivati adesso a 152 con l'assunzione di una 40. 200. Vabbè, quando c'ero io erano 240. Lei faccia come crede. Allora, se posso esprimermi anche. Noi poi abbiamo avuto il Covid, dove i cantieri si poteva avere al massimo un operaio che lavorava da solo, no? E soprattutto alla fine abbiamo anche l'aumento dei prezzi. Se Dus mi sente, poi non riderà. Ecco. Allora, per vedere se siamo scarsi, se c'è qualcosa che non funziona, sono andato a vedere il piano triennale 2016, 2017 e 2018. No? Voi avevate un piano triennale che non era quello del patto di stabilità perché era finito nel 2016, no? Di circa 1 milione di euro all'anno di lavori pubblici con un massimo nel 2017 di 6 milioni e mezzo perché avevate messo la Polisteca. Ti ricordi la Polisteca? 4 milioni e mezzo, mai vista. Pertanto voi avevate un piano opere pubbliche che variava da 1 milione a 1 milione e 8. Noi nel 2023 abbiamo un piano triennale, un piano annuale 2023 di 13 milioni di euro, che nel piano triennale alla fine sono 21 milioni di euro più abbiamo 2 milioni di euro sotto i 150.000. Questi sono i numeri del piano
opere pubbliche. Non lo so se i numeri valgono qualcosa, noi abbiamo bilancio 13 milioni di euro che difficilmente faremo, ma lasceremo alle prossime amministrazioni, perché nel piano triennale ci sono finanziamenti PNRR, i bonus, altri bonus e finanziamenti comunali. Il PNRR scade, come ha detto Tonon, nel 2026 e lì ci sono i soldi per poter fare i lavori. Ecco. Poi cominciamo dalla Valle Pisina. Se lei vuole notizie sulla rigenerazione urbana, sul 1,5 milioni di rigenerazione urbana, stiamo rispettando i tempi previsti. A breve firmeremo l'accordo con Enel per le aree catastali interessate. Entro giugno sarà depositato il progetto, entro luglio assegnati i lavori. Nella Valle Pisina poi, in collaborazione con ANAS, ma abbiamo sollecitato ANAS di fare un progetto per le frane del Fadalto, cosa mai vista negli ultimi 50 anni, direi, no? 5 gallerie per amarsi, progetto depositato in comune per un parere per i vincoli, se ci sono anche vincoli. Poi abbiamo fatto il progetto di fattibilità della ciclovia dell'amicizia. A breve daremo incarico per il progetto definitivo primo stralcio che dovrà essere finanziato con 770.000 euro da Area Vasta, Vittorio Veneto Conegliano. Poi abbiamo i 20 milioni della provincia. Al di là dei lavori pubblici, l'amministrazione sta lavorando anche con gli enti provincia e regione per prendere soldi e per aumentare i lavori a Vittorio Veneto. I 20 milioni della provincia per Ipsia, liceo classico e palazzetto dello sport, più 1 milione di lavori vari sulle provinciali. Abbiamo colto 1.300.000 di Ferrovie dello Stato, e qui si arrabbierà Giulio, ma quelli sono soldi, sono 670.000 per chiudere 2 passaggi in livello, però abbiamo salvato anche via Martel. Se anche costerà $500.000 al comune, abbiamo salvato via Martel. No, 1,5 milioni, 1,3 milioni ci deve dare le Ferrovie dello Stato. 2 finanziamenti da 6,70. Siamo in attesa di un finanziamento regionale per la ciclovia dell'amicizia, che la ciclovia dell'amicizia alla fine costerà più di 10 milioni di euro. Stiamo cabellando tutta Vittorio Veneto, impegnando risorse per asfaltature e personale per controllare i lavori. Dimmi? No, botta e risposta, continui assessore. Abbiamo 2 geometri che costantemente tutto il giorno seguono i lavori, sia di Open Fiber che di Team. Giusto? Abbiamo fatto più di 15 km di strade già cablate. Alla fine con il nuovo accordo per le aree grigie saranno 130 milioni. Mi sembra che l'avessi detto anche la volta scorsa, forse non ero attento. Poi, cosa vuoi che ti racconti? Questa amministrazione ha recuperato anche i 2,8 milioni del Piazzoni dalla Regione, soldi che erano fermi lì dal 2014 e che nessuna amministrazione prima aveva mai colto. Abbiamo recuperato anche i soldi della Paravicini, che erano stati, ti ricordi, che erano stati persi dalla precedente amministrazione. Vabbè, queste sono le cose che stiamo facendo. Non credo che sia necessario fare l'esamina di tutte le opere pubbliche, perché comunque questi sono i soldi e le cose che stiamo facendo in questo momento.
Aspetto altre domande. Grazie, Assessore Fasan. Altre prenotazioni? Consigliere Tonon, prego. Sì, grazie Presidente. Solo una domanda che mi ero scordato prima. Mi è venuto in mente leggendo per quanto riguarda, insomma, mi riferisco a una voce che riguarda il turismo. Si parla di Cortina 2026. Sindaco, nel 2020, se non ricordo male, in un'intervista aveva detto che la bretellina sarebbe stata finanziata dai fondi grazie alle Olimpiadi di Cortina, siccome non ne ho più sentito parlare per capire se riusciamo a averla. Solo una valutazione per quanto ha detto l'assessore Fasan, di cui ammiro l'ottimismo, non so se è l'ottimismo della ragione o vabbè, puntini. Mi spiego perché lei continua a dire abbiamo recuperato, abbiamo preso milioni di qua, milioni di là, milioni da che altra parte, però la sua premessa era sono polverizzati, ha detto lei, ha usato questo termine, operai e tecnici in comune. Domanda, detta in dialetto così capito, e chi che fa i lavori? Cioè, inutile continuare ad accumulare, poi immagino che metta in difficoltà anche il suo vice sindaco, continuano ad accumulare soldi, li spenderà qualcun altro. No, assessore, non è così, perché se i fondi del PNRR non si spendono entro una certa data, bisogna tornarli tutti devono essere restituiti, non farà qualcun altro. Quindi quello che uno si assume l'onere e sapendo che c'è difficoltà a farlo, non va a rischiarsi. Come si dice, non si fa il passo più lungo della gamba. Perché sono passati anni in cui, credo sia il primo anno in cui ci sono 300.000 euro per le asfaltature, soldi del comune. Erano sempre alienazioni e allora è facile gonfiare l'elenco dei lavori pubblici con alienazioni. Mettiamo 300, 400, 500, tanto. È chiaro che se poi non c'è l'entrata non si fa il lavoro, infatti le strade, si vede benissimo che non è stato alienato praticamente nulla, perché le strade sono, ahimè, non sono in buone condizioni, tutt'altro. E continuano a dire, sì, però abbiamo preso soldi di qua, abbiamo preso soldi di là. E una delle cose di cui questa amministrazione si è vantata all'inizio è stata quella dell'arredo urbano, cioè rendere la città più bella, vado male visto che ero io che a capo dell'amministrazione prima, ma non mi pare ci siano stati cambiamenti stravolgenti, in meglio, anzi, punto. Grazie. Consigliere Tonon. Altre prenotazioni? Sì. Consigliere D'Antoni. Sì, devo ribattere al sindaco e all'assessore Caldart, ma prima all'assessore Fasan che mi ha ridato i numeri di questo benedetto sottopasso. I costi complessivi per chiudere i 2 passaggi a livello, se tutto va bene, ammontano a 3 milioni di euro. Perché? Abbiamo speso 500.000 euro per fare la bretella. È vero? Se le ricorda quella cifra? 500.000. Abbiamo speso più di 400.000 euro per fare le opere propedeutiche al sottopasso, circa 450.000 euro. Quindi per comodità dico 3 milioni, ma sono 2.950.000. La rete ferroviaria italiana ci dà 670.000 euro per ogni passaggio a livello chiuso, quindi 1.340.000 euro. 3 milioni di euro meno 1.300.000 fa 1.600.000. Questi sono i soldi che abbiamo preso dalle casse del comune, dagli avanzi di amministrazione del comune, e cioè dai soldi che abbiamo preso dalla gente di Vittorio Veneto, e li abbiamo messi da parte per fare un'opera che non sappiamo che cosa servirà, non servirà certo per fare un nuovo
una nuova uscita dell'autostrada. Sembra che non possa neanche servire per l'ampliamento della zona industriale, se quando abbiamo fatto la variante urbanistica per adeguamento alla legge regionale sul consumo del suolo, abbiamo modificato una zona industriale di 100.000 metri quadri e l'abbiamo trasformata in zona agricola. Allora da una parte facciamo il sottopasso, dall'altra riduciamo un'area che era già destinata ad attività produttive e la riportiamo a zona agricola. Quindi questa è la situazione e se lei può darmi dei numeri diversi me li dia, che sono pronto a dire che ho sbagliato, ma le assicuro che sono così. Volevo dire al sindaco che non sono io che richiamo l'amministrazione sul fatto di sviluppare attività a livello sovracomunale. Sono i revisori prima di me e io vengo dopo. I revisori dicono per il quarto anno consecutivo sollecitano l'amministrazione ad attivare servizi sovracomunali in accordo con gli altri comuni. Capisco le difficoltà. Io ho lavorato tanti anni fa in un'area che aveva 28 comuni che per 26-27 erano associati per tutti questi servizi, comuni un po' più piccoli chiaramente di questi, però c'era il comune più grosso che era, diciamo, 5 volte tanto, anzi 10 volte tanto il comune più piccolo. E capisco quindi le difficoltà. Io non ho notato nell'attività che avete fatto un tentativo per fare questo. Mi ricordo che quando si è cominciato a parlare del PNRR, io in consiglio gli ho detto: a Treviso fanno la grande Treviso, a Conegliano fanno la grande Conegliano, e a Vittorio Veneto gli ho chiesto e lei mi ha detto: beh, non ha citato la Val d'Apesina. Lei mi ha risposto: non preoccuparti, che vediamo se si può fare. Non ho notato, ma magari sarà stato fatto, se non me lo dice lei. Io sul giornale non ho letto, perché la mia informazione è sempre solo il giornale, non ho letto niente di tutto questo. L'ultima cosa che volevo dire è... No, con lei ho finito, con lei ho finito. E con l'assessore Caldart. Io non ho mai messo in discussione il discorso della qualità dei servizi dell'asilo nido. Ho solo parlato di quello che ho letto nelle schede che poi sono state compilate dall'ufficio, cioè non sono schede fatte a Roma, sono schede fatte da noi. Le schede dicono che abbiamo attualmente 79 posti di asilo nido tra pubblico e privato. La scheda dice 64 comunali e la differenza privati autorizzati. Questo sulla base dei dati Istat. Nel 2018 i posti erano 106, quindi 106 a 79. E siccome quelli che si sono chiusi sono tutti privati, non capisco quale sia l'esatta situazione, il motivo per cui c'è questa cosa, lo devo chiedere a lei di questo, no? Quindi l'altra cosa, nel 2022 effettivamente abbiamo potenziato di 4 unità, così risulta nella scheda, e abbiamo ricevuto 30.000 euro. Nelle schede c'è scritto comunque che il comune, che l'ente locale ritiene di essere in grado di raggiungere l'obiettivo di servizio di nuovi utenti aggiuntivi per il 2023 e il 2027. La risposta che ha fatto il comune è no, secondo la pagina 3. Quindi mi prendo atto che non c'è la volontà di adeguarsi a quelle che sono le indicazioni sovrastimate, il 33%, non so se sono sovrastimate, però sicuramente, come ha detto lei, c'è una lista di attesa e comunque a livello di famiglie, a livello di persone di Vittorio Veneto, passa sempre l'idea che l'asilo nido Vittorio Veneto è esaurito, come disponibilità, e quindi gli utenti sono costretti ad andare in altri comuni che non hanno l'asilo nido pubblico ma avranno gli asili nido privati, in cui trovano questo tipo di risposta. Mi dispiace solo un'affermazione che lei ha fatto, e cioè che mi sento di criticare, se mi permette, il fatto che lei dica che noi diamo il servizio sulla base dei costi che sosteniamo. Non è vero, nel senso che lei ha detto che non ha pensato, assieme al sindaco, dopo anche la telefonata che è pervenuta al sindaco da parte del ministero di non so chi, di non partecipare a un bando per un nuovo asilo nido,
che il PNRR di solito finanzia al 100%, in questo caso non so come fosse il bando, comunque ma noi partecipiamo, quindi cioè, abbiamo deciso di non partecipare al bando e conseguentemente di non prevedere l'aumento stabilito anche dalla norma per quanto possa valere, perché c'è un eccessivo costo. Io non credo che il nostro compito sia quello di definire i servizi da dare alla popolazione sulla base dei costi che abbiamo, anche perché, ho detto prima, nel 2022 le spese correnti, che sono quelle che servono per far funzionare anche l'asilo nido, le spese correnti che erano a bilancio non sono state impiegate per 1 milione di euro. La sfido a dirmi che non è così. Allora, io dico, non è vero che non abbiamo soldi sufficienti per dare i servizi, forse li stanziamo in maniera, diciamo, non illuminata e andiamo a finanziare dei servizi che poi, diciamo, non riescono a spendere questi soldi di spese di funzionamento, di spese correnti. E il costo, diciamo, dalla tabella del conto consuntivo, il costo, diciamo, il disavanzo, anzi scusate, dove leggo qua, sì, il disavanzo di previsione dell'asilo nido era di 61.000 euro, il disavanzo consuntivo è stato di 42.000 euro, quindi con una riduzione, diciamo, anche del costo e quindi con un aumento della copertura consuntivo. Lo so che c'è solo il 50% l'anticipo, però se lei legge la tabella e non leggo altri riferimenti, ci sono tanti servizi che costano molto di più e che non hanno la valenza che avrebbe anche per lo sviluppo di nuove residenze, per il richiamo di altre persone che dovrebbero venire ad abitare a Vittorio Veneto, non hanno la valenza dell'asilo nido. L'asilo nido è un aspetto importante per le giovani coppie che si trovano, quando ci sono le coppie, come tutti auspichiamo, che lavorano sia il marito che la moglie, sia il compagno che la compagna, come vogliamo dire, devono trovare questi servizi. Se non li trovano, vanno a cercare nelle altre parti e vanno ad abitare in altri comuni. Allora, se è vero che abbiamo il problema dell'invecchiamento della popolazione, della riduzione dei residenti, eccetera, 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 cerchiamo di intervenire dove possiamo. E poi qualcun altro interverrà sulla riduzione dei costi degli affitti oppure sulla incentivazione della messa a disposizione di appartamenti in affitto, cosa che adesso non sta avvenendo. Quindi il problema non può essere quello dei costi, deve essere un problema di attenzione a questi aspetti che sono così importanti e soprattutto un aspetto di programmazione. Io sono partito dicendo che questa amministrazione, come l'ho detto tante volte, questa amministrazione ha fatto tante cose, ma non le ha fatte seguendo un chiaro indirizzo di programmazione. Gli stessi asfalti delle strade, come ho detto all'assessore Fasan, vengono fatti senza un minimo di programmazione, un pezzo qua, un pezzo là, li ho chiamati rappezzi, che poi una volta che viene un po' di pioggia, una volta che per fortuna ne viene poca per questo aspetto, si tornano a aprire e si deve ritornare a intervenire. Grazie, consigliere De Antoni. Adesso ci sarebbe l'assessore Caldà. Suggerisco agli assessori, siccome c'è anche il consigliere Dus, di eventualmente aspettare e raccogliere tutte le... perché avete un altro intervento e basta. Prego il consigliere Dus. Sì, a sentire gli interventi dell'assessore Fasan si entra sempre in un mondo fantascientifico storico, in cui la realtà trova diversi mondi paralleli. Allora, io cerco di rimetterla un attimo in carreggiata, se mi permette, assessore. Siamo nel 2023, non più nel 2016, lei è assessore da 4 anni, le stiamo chiedendo, le ho chiesto pochi minuti fa, se via Martiri verrà sistemata e entro quando. Siccome lei ha fatto egregiamente 5 anni di consigliere di opposizione e durante i suoi 5 anni insieme al suo vicino di banco, ora Presidente del Consiglio, sollecitava spessissimo la Giunta Tonon a sistemare via Martiri e a sistemare via Roma, che versa in situazioni che tutti noi conosciamo, io mi chiedo se a 4 anni di distanza dal suo insediamento può darci una data di inizio dei lavori di questi 2 interventi. Credo sia una domanda abbastanza semplice. Lei mi parla di PNRR, di cose molto più complesse, io le sto chiedendo solamente una data.
non tanto per me, per i miei interessi, ma per gli interessi di tutti i cittadini, non ultimo quelli dei ciclisti a cui io sono molto legato. Altra cosa, ho scoperto che oltre alle cose che non vengono fatte con il milione di euro, adesso l'assessore Posocco ci ha informato anche di cose che sono state tolte nonostante il milione di euro. Cioè noi avevamo 1 milione di euro che non siamo riusciti a spendere, ma abbiamo deciso comunque di spegnere le luci, giusto? Sì, perché questa è la realtà. Quindi noi abbiamo spento le luci e dopo però alla fine abbiamo detto, però avevamo 1 milione di euro. Magari potevamo fare i conti un po' meglio. L'aumento dell'IMU. L'aumento dell'IMU, come l'avete messo, potete anche toglierlo. Allora torno a dire, se ci sono questi soldi, e nel 2020 non si pensava che questi soldi ci potessero essere, ora che i soldi li abbiamo, possiamo toglierlo. È un bel gesto anche come dal punto di vista del ritorno elettorale, un suggerimento, no? Se volete. Per quanto riguarda l'app, la consigliera Denardi ha fatto una disamina molto puntuale su quelli che sono i punti deboli di questa applicazione e francamente mi dispiace che ci siano questi punti deboli su questa applicazione perché avevo votato favorevolmente a questa applicazione credendo che potesse essere uno strumento valido per il nostro territorio. E così non è. Ora, siccome di soldi, sono comunque soldi pubblici, abbiamo speso appunto 70.000 euro per questa applicazione, credo che un aggiornamento, un punto della situazione per capire se questa app funziona o meno debba essere fatto. Ecco, invece una nota così a margine di tutto. Quello che noi andremo fra un po' a votare si chiama rendiconto della gestione 2022 e appunto va ad analizzare, abbiamo analizzato quello che è stato l'operato delle amministrazioni in termini economici, finanziari del 2022. E francamente, quando noi abbiamo fatto osservare che non c'è stato un commento politico, è perché ci si aspetta che chi abbia investito tempo e risorse proprie per realizzare importanti opere nel 2022 oggi venga qui e ce le spieghi. Vi spiego meglio in termini pratici. La parte politica che ha messo in campo le opere del 2022 ci si aspettava che due parole le dicesse. Come mi aspettavo francamente anche dai consiglieri di maggioranza che andassero a sostenere, oltre che con il loro voto, che è un po' più, che sarà un voto di abitudine, di consuetudine, perché fa brutto votare contro, no? Però due parole e dire, guardate, il rendiconto 2022 è stato eseguito in termini eccellenti da questa amministrazione, magari. Invece ho trovato un consigliere di maggioranza che sostiene le mie posizioni e il che mi lascia un po' smarrito. Grazie, consigliere Dus. Ci sono altri interventi? Altrimenti lasciamo la parola. Allora, consigliere De Bastiani, prego. Sì, io non posso fare a meno di ritornare su quanto avevo detto prima e la risposta che mi ha dato l'assessore al bilancio Posocco, che probabilmente non si rende conto della gravità delle sue affermazioni. Cioè, l'assessore Posocco ha detto e ha ringraziato, e io mi unisco al ringraziamento per il grande lavoro degli uffici che non era mai stato fatto. Questo è molto grave. L'assessore Posocco, lei è assessore del bilancio da 4 anni e ci dice che questo lavoro non era mai stato fatto, ma chiunque ha un'attività commerciale, artigianale, economica, ma la prima cosa che fa è verificare i crediti della sua azienda, ma anche chi ha un bilancio familiare sa bene su quali crediti può fare affidamento. Cioè, dire che per anni non si è guardato questo aspetto
Cioè, io mi chiedo, e spero che non sia successo, se e quanti crediti siano andati in prescrizione a questo punto. Spero nessuno, ma però se per anni questo lavoro non è mai stato fatto, purtroppo è lecito pensare anche questo. Ha fatto delle affermazioni gravissime. Grazie, consigliere De Bastiani. Lascio la parola al consigliere De Nardi. Grazie. Ringrazio il vice sindaco perché di fatto ha confermato quello che dicevamo, nel senso ha ricordato giustamente il collega Dus, noi abbiamo votato favorevolmente all'applicazione all'app per il turismo e nessuno ha detto che quell'applicazione non deve esserci per Vittorio Veneto un'app sul turismo. Il ragionamento fatto è completamente diverso e lo conferma di fatto lei, vice sindaco, quando dice che l'app è ancora in completamento. Un'app lanciata quasi un anno fa. Questo è il problema. L'11 settembre l'avete fatto, le notizie della stampa sono l'11 settembre, siamo a maggio. La questione è che è giusto implementare con nuovi servizi, che ne so, nuovi percorsi e quant'altro, nuove informazioni, l'applicazione dopo che è stata lanciata, ma il grosso delle informazioni deve essere già dentro quando si lancia, non dopo. Questo è il problema. E nel momento in cui io vedo sui giornali 6, 7, 8 mesi dopo il lancio delle applicazioni gli appelli dei rappresentanti delle attività produttive perché le attività produttive aderiscano e diano i propri dati, vuol dire che non ci sono dentro. No, non è i 2 o 3 commercianti che mancano che vengono personalmente contattati e aggiunti, se no vuol dire che quello che è uscito sulla stampa è una versione completamente fuorviante rispetto alla realtà, ditecelo, però quello esce sulla stampa, no altro. Tra l'altro ingenerando a sua volta l'idea nella gente che nell'applicazione non ci sia informazioni sufficienti, quindi peggiorando ancora di più l'appeal di tutta l'operazione. Quando assessore lei mi dice ci siamo ritrovati i ratei dei derivati in più, io non so cosa intenda dire. Nella migliore delle interpretazioni intendo dire, cioè penso che lei intenda dire che rispetto al 2006 dove il comune incassava una valanga di soldi si ritrova a pagare 1.600.000 euro l'anno alla fine del derivato, ma questa cosa è uno dei motivi che la Corte d'Appello ha cassato questa operazione che voi avete definito meravigliosa. Uno dei 4 motivi è proprio che si sapeva fin dall'inizio ogni anno quanto si incassava e ogni anno quanto si spendeva, quindi non è che sono comparsi così come i funghi improvvisamente, si sapeva quando è stato fatto nel 2005 questa scelta, e ringrazi chi sta alla sua destra e chi sta alla sua sinistra, che la situazione sarebbe stata economicamente molto difficile per il comune. Un bilancio che i revisori hanno definito ingessato nella parte corrente, che andava a ingessarsi ancora di più, oppure in alternativa quello che avete fatto voi, aumentare l'IMU per coprire le maggiori spese. Per quanto riguarda il ragionamento sui residui passivi, anche qui mi dice che in realtà sono 180.000 euro di impegnato meno del previsto sulle spese energetiche, su oltre 500.000 euro è un terzo praticamente, non è la maggioranza a casa mia, 180.000 non è la maggior parte di 530.000 euro. Quindi conferma quello che dice il suo dirigente, cioè che solo una parte minoritaria di quella cifra di minori residui passivi è determinata dalla riduzione delle spese energetiche, evidentemente o sovrastimate o ridotte, come ha detto lei, spegnendo le luci. Sul resto, ribadisco, poteva rispondermi che effettivamente la macchina comunale ha fatto fronte autonomamente e al suo interno a servizi o beni che inizialmente si pensava di andare a recuperare all'esterno. Visto che non mi ha dato questa indicazione, suppongo che non sia stato così.
Per quanto riguarda l'assessore Fasan, glisso sui 240 dipendenti che credo il Comune di Vittorio non abbia visto neanche nei suoi anni migliori, tanto che la sua collega di giunta che ha la competenza personale prima si è messa palesemente a ridere. Non so quando li abbia visti 100 dipendenti più di quelli che ci sono adesso, e soprattutto non so che fine abbiano fatto, se ne abbiamo persi 100 nel giro di qualche anno. Per quanto riguarda il ragionamento un pochino più serio invece, al di là delle faccezze sui numeri che ogni tanto l'assessore Fasan così butta a caso come coriandoli, per quanto riguarda Open Fiber, avevo già detto in un intervento precedente, quell'operazione, lungi, ribadiamo, dall'essere contrari alla fibra, ha ingenerato una serie di problemi e una serie di disagi alla città di Vittorio Veneto, sia nelle aree pubbliche sia in quelle private, considerevolissima. Io non so dove siano i 2 dipendenti del comune che costantemente seguono i lavori, perché quando li hanno fatti davanti al mio condominio in una settimana io non ho visto nessuno. Sarò stata sfortunata io, casualmente, non si è mai visto nessuno. Non solo, visto che lei si intesta abbiamo fatto, a me piacerebbe che in aree private voi le faceste tornare come erano prima, no a rattoppi colorati di rosa, colorati di nero, in gran parte pericolosissimi per la circolazione delle biciclette. Vada in via Buonarroti e cerchi di passare in bicicletta. Hanno fatto il taglio in diagonale sulla strada con tutto il cemento di rattoppo nelle condizioni in cui è. Quindi se si intesta, e io spero che non sia la verità, se si intesta un'operazione di questo tipo, si intesti anche come sono stati fatti i lavori. Come diceva giustamente il collega consigliere Tonon prima, se non si completano le opere del PNR entro il 31 agosto, completate del 2026, i soldi se li riprendono. Quindi io non andrei proprio così tanto con leggerezza. Ci sono comuni dove già tremano i polsi a pensare di avviare attività che non si è sicuri di completare. Qualcuno ha anche pensato di farsi la polizza assicurativa su queste cose, perché non si sa mai. Quanto all'importo dell'avanzo di amministrazione, circa 3.900.000 euro, mi permetto di ricordare che Pesaro, che l'ha approvato qualche giorno fa, il consuntivo, ha più del triplo dei nostri abitanti, perché sono 95.000, e ha 6,5 milioni di avanzo di amministrazione. Fate le proporzioni. Grazie, consigliere. Se non ci sono altri interventi, mi pare di no, che tutti ne abbiamo fatti 2, almeno la minoranza, lascio la parola all'assessore Caldardo. Sì. Grazie. Ascoltando, per quello schiacciato di istinto quando parlava il consigliere De Antoni, perché ascoltandolo mi è venuto in mente ciò che sentiamo tutti i giorni dai commentatori politici da quando c'è il centrodestra al governo, e cioè il commento è sempre quando eri all'opposizione facevi affermazioni che oggi devi concretizzare, e quando si devono concretizzare le cose ovviamente bisogna fare i conti non solo con i grandi desiderata, ma poi anche con degli aspetti tecnici. Allora, nel caso specifico, io da assessore al sociale non posso che sottoscrivere ciò che lei dice rispetto a lavoriamo per dare il maggior numero possibile di servizi, quindi anche di servizio nido alle nostre famiglie. Purtroppo dov'è che mi scontro concretamente con questo desiderio? Nel momento in cui
per quello ho citato il costo di quello che lei chiama servizi, di fatto, concretamente, direi, vado a spanne, ma credo un 90%, se non 90% è costo del personale. Quindi non basta che ci sia un avanzo in spesa corrente, perché noi abbiamo dei limiti di spesa indipendentemente da ciò che avanza sulla spesa del personale. Quindi tecnicamente le devo rispondere così. Poi ovviamente se potessimo accogliere altri 57 bambini saremmo qua per farlo volentieri. Grazie Assessore. Lascio la parola all'Assessore Fasan, prego. Allora, piaccia o non piaccia, io ho detto quello che stiamo facendo. No? Pertanto avrei piacere delle critiche su quello che dico, non sulle interpretazioni che fate voi di quello che fa Fasan o non fa Fasan. I numeri sono reali e li potete criticare finché volete, ma sono quelli. A Giulio De Antoni dico, quanto vale via Martel? Via Martel chiusa e via Martel aperta ha un valore, non solo politico o elettorale o quant'altro, ma ha un valore per tutte le attività che ci sono e che non ci sono. Allora, lei ha detto che ci sono 3 milioni costa il traforo, io dico 2 milioni e 6. Due chiusure ci danno 1 milione e 6 e 70. Sì, 1 milione e 3 e 40, chiedo scusa, ma no. Ci restano da investire 1 milione e 3 circa, perché il valore sono 2 milioni e 6, no 3 milioni. Allora, se diamo un valore a via Martel, e l'area industriale dall'altra parte, che avrà pure un valore, alla fine quanti soldi saranno a bilancio del comune alla fine? Perché lì potranno insediarsi delle attività industriali, giusto? Vabbè, pensi quello che vuole. Via dei Martiri, mi auguro che sia finanziata in una delle prossime variazioni di bilancio. Poi parliamo anche di asfaltature. È vero, abbiamo messo 300.000 euro di asfaltature in 4 anni, perché il resto era finanziato con alienazioni. Nella precedente amministrazione quante strade sono state asfaltate? No, lasci perdere, perché le strade, se per 5 anni non le asfalti, quelli che arrivano dopo le trovano rotte. È chiaro, noi abbiamo accreditato le strade rotte. Allora io mi auguro che nelle prossime variazioni di bilancio mi aumentino le somme a disposizione per asfaltare, ma tutto dipende dal Consiglio Comunale, anche da voi. Da voi, fate delle proposte, no? Allora mettete, perché non mettete 500.000 sulle asfaltature? Poi qualcuno voterà se va bene o no. Lo penso io, giusto? Certo che io asfalto solo se ho i soldi, tutto il resto è solo fuffa. Vabbè, come sempre. Ecco, sì, non si può accusare l'assessore di non asfaltare perché non c'è i soldi a bilancio, è chiaro. Bene. Grazie. Ha finito? Sì. Grazie, Assessore. Allora a questo punto direi che possiamo passare alla dichiarazione di voto, perché non vedo altri interventi, sono stati esauriti tutti, e prego dichiarazione di voto. Consigliere De Antoni. Sì, io annuncio il mio voto contrario, in quanto pur essendo il documento contabile predisposto dagli uffici in modo corretto e approfondito, non abbiamo avuto alcuna risposta sui temi più importanti che io ho sollevato, e cioè quelli della programmazione degli interventi immediatamente cantierabili
sul fatto che oltre 1 milione, non oltre, se devo essere preciso, 1 milione di euro di spese correnti non sono state impiegate in tempo e potevano essere utilizzate anche per gli asfalti di cui parla lei, e quindi non ho avuto quest'oggi risposte sulle valutazioni e sugli approfondimenti che mi sembrava giusto l'amministrazione dovesse fare. Non sono state fatte, quindi ne prendo atto e voto contrario. Grazie, consigliere De Antoni. Prego, consigliere Dus. Sì, esprimo anch'io il voto contrario del Partito Democratico, perché, come ho già avuto modo di spiegare, questi avanzi di amministrazione fanno male a chi di questi soldi aveva bisogno in tempi non sospetti. Con l'augurio naturalmente che il prossimo anno non ci troveremo di nuovo a queste cifre, ma anzi che qualcuno potrà beneficiare di questi soldi. Grazie, consigliere Dus. Qualche altra dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo in votazione. Consigliere De Bastiani, prego. Meriterebbe un voto favorevole per il grande lavoro che ha fatto gli uffici appunto, sulla verifica dei residui attivi. Però siccome il voto è politico, il nostro voto sarà, ed è rivolto alla Giunta, sarà voto contrario. Grazie, consigliere De Bastiani. Passiamo in votazione. Non vedo altre dichiarazioni della maggioranza. Se riesco a... Prego. Aidus è poco fiducioso. E ci siamo. Allora, la delibera è stata approvata con favorevoli 10, contrari 6, astenuti 0. Passiamo alla immediata eseguibilità. La delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 10, contrari 6, astenuti 0. Passiamo al prossimo punto. No, andiamo avanti. Variazione di bilancio. Sì, prego. Rinnovo la domanda, se è possibile invertire la posizione della mappa. È stato chiesto alla... Infatti avevo già chiesto anche 2 consigli fa, perché è all'incontrario, quindi non ha logica, lo capisci, no. Però non è logico. Assolutamente d'accordo con lei, adesso non so il CED, io sinceramente avevamo fatto una lista di punti. In cui altrimenti Prenderò nota. Grazie. Sì. Si ricorda, prima dell'inizio della scorsa seduta avevamo riposto il quesito ai tecnici del CED, che avevano detto che molto probabilmente, essendo la stessa uscita lì e nell'altro monitor, è l'effetto specchio che dà uno dritto e l'altro rovescio, ma forse non riescono a risolvere. No, ecco, io sinceramente non sono più andato dietro a questa cosa, probabilmente appunto avendo la stessa uscita bisogna avere 2 uscite diverse e gestirle entrambe. Sì, adesso me lo segno, vediamo se è possibile fare questa cosa.
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, variazione di bilancio di previsione 2023-2025 anche con applicazione di avanzo di amministrazione. Allora, lascio la parola al vice sindaco Posocco per l'illustrazione della delibera. Grazie Presidente, la variazione è abbastanza semplice e tocca due temi e questo comunque lo lascio presentare al dottor Sarri, grazie. Allora, la variazione applica avanzo d'amministrazione destinato dagli investimenti, i famosi 76.000 euro che abbiamo appena approvato, e l'utilizzo di avanzo libero. Come vengono destinati, per cosa prevede la proposta di variazione? Da parte dell'ufficio tecnico comunale è pervenuta una richiesta di intervento urgente per la messa in sicurezza della discarica di Forcal. In pratica si chiede di destinare 210.000 euro ad investimenti per di fatto il posizionamento di una geomembrana, la risogomatura, il riempimento della depressione e le operazioni di carico e quindi un intervento relativamente alla geomembrana. A questo si aggiunge sempre in parte capitale 19.000 euro per incarichi professionali e sempre in parte capitale, in accordo con la provincia di Treviso, vengono destinati 550.000 euro. Allora un attimo, scusi se la interrompo. Consiglieri, se uscite dall'aula dovete beggiare, altrimenti rimanete dentro. Grazie. Mi scusi, dottor Sarri. Guarda. Sì, prego. Grazie. Vengono destinati 550.000 euro in accordo con la provincia di Treviso per l'attività di intervento sulla scuola Beltrame. Detto questo, mentre in parte corrente, a fronte di un accertamento in entrata di un contributo SAVNO a supporto dell'attività di bonifica delle banche dati svolte dal Comune di Vittorio Veneto di 103.000 euro, vengono destinati sempre per l'analisi di percolato e attività di taglio erba, quindi manutenzione ordinaria, 28.000 euro. Altri 20.000 euro è quell'indennizzo a privati per l'occupazione dell'area che è ripetitivo ogni anno e la differenza di circa 52.000 euro viene incrementata l'IVA a debito a carico del Comune e la variazione pareggia per 880.000 euro. Grazie, dottor Sarri. Bene, apriamo il dibattito. Prego, via le prenotazioni. Consigliere Antoni, prego. Devo solo fare una richiesta di chiarimento, cioè che l'ho fatto anche in commissione ma la cosa non era chiara. Questi 550.000 euro che, di contributo alla provincia per realizzare la palestra sono legati a un accordo generico, nel senso che mancavano questi soldi e quindi ci hanno chiesto di contribuire, sono legati a una previsione normativa oppure dipendono da maggiori lavori che abbiamo chiesto di fare sul progetto originario che la provincia ci aveva presentato? Sì, praticamente noi abbiamo visto un esperimento fatto di questo tipo a Castelfranco e l'abbiamo fatto nostro, ovvero sia una palestra con l'aggiunta della cifra appunto di cui stiamo parlando, viene eseguita più larga e con le caratteristiche tali da diventare palazzetto dello sport, perché si ricavano le scalinate a destra e a sinistra o da un lato o da ambedue, dipende dal disegno, in modo tale da permettere l'accesso del pubblico e quindi l'uso extrascolastico come palazzetto. Oh Dio mio, ci vorrà un disegno, non è un disegno standard, la provincia adesso lo sta realizzando.
200. Sì. L'assessore Antiga ha avuto modo di avere un'indicazione su circa 200. Grazie Sindaco. Consigliere Balliana, prego. Sì. Allora, sulla questione palestra, io volevo fare un po' una considerazione. Innanzitutto, naturalmente, quando si parla di costruire una struttura tipo una palestra o qualcos'altro, tendenzialmente siamo anche tutti favorevoli alla realizzazione, motivo in più perché qui c'è una forte compartecipazione della provincia. Il comune però è chiamato per la sua quota parte a dare un importo non proprio ridotto, ma di 550.000 euro, e quindi mi sento anche di fare alcune valutazioni rispetto a questa scelta. Innanzitutto sì, è vero che i nostri istituti superiori hanno necessità di avere spazi per quanto riguarda l'attività della disciplina della materia di scienze motorie. È vero anche che sono un po' ridotti gli spazi che ci sono adesso, e molto probabilmente anche per l'istituto alberghiero, essendo un istituto con numeri molto elevati e sinceramente anche in incremento anche positivo, nel senso che è uno dei migliori istituti a livello regionale, quindi attira un sacco di studenti dalla provincia, anche da Belluno, quindi c'è effettivamente necessità di dare risposta a questo bisogno di spazio. Quello che volevo evidenziare era però, come sempre, la questione della gestione poi degli immobili. E allora volevo chiedere se la gestione poi dell'immobile sarà tutta a carico della provincia, sia in termini di manutenzione straordinaria, immagino di sì, ma anche da un punto di vista di manutenzione ordinaria. Oppure sarà richiesta la quota parte di spese naturalmente quando la palestra eventualmente sarà usufruita nelle attività extrapomeridiane. Cioè io vorrei capire, dobbiamo anche, oltre al discorso di finanziamenti di investimento, chiedo se il Comune ha ben presente anche la spesa di gestione poi di queste strutture. E questo secondo me è interessante perché tutto dovrebbe rientrare in una progettazione un po' più ampia su quella che sono le gestioni palestre, perché se noi adesso andiamo a vedere e analizzare all'interno delle palestre le condizioni che ci sono palestre che vanno riprese per mano da zero. Faccio un esempio di Pontavai, che è una palestra che necessita assolutamente, è una palestra super sfruttata, però necessita di un intervento non di poco conto per la sistemazione. E quindi mi sto chiedendo se, e l'avevo chiesto anche in precedenza, se questi interventi poi sono all'interno di una progettazione e di una gestione un po' più ampia dei nostri impianti sportivi, perché, ripeto, sì, bello costruire le cose, bello realizzarle, però dobbiamo anche valutare in un'ottica un po' più ampia tutti questi impianti. E qui chiedo appunto se questo è stato fatto. Altra cosa che vorrei dire, e mi ricollego un attimino al discorso dell'investimento che viene fatto per questa scuola, è che appunto i nostri istituti superiori hanno un potenziale enorme da un punto di vista di attrazione di studenti anche da città limitrofe e un po' anche dalla provincia, e quindi sono favorevole a potenziare anche i servizi a favore degli istituti superiori, non solo superiori, anche delle scuole medie cosiddetta scuola secondaria di primo grado, e per questo voglio dire, anche qui dal mio punto di vista, lo diceva prima il consigliere De Antoni, dal mio punto di vista manca una progettazione, una progettazione un po' più ampia su tutta la questione del mondo scolastico, ripeto, che hanno un potenziale enorme di attrazione. Abbiamo tantissimi ragazzi che vengono dai comuni limitrofi, anche per alle scuole inferiori, e io penso che questa sia una risorsa che deve fare da volano fa da volano a tanti altri settori, cioè al di là del trasporto pubblico ci sono anche settori economici che potrebbero avere una ricaduta positiva rispetto appunto al potenziamento di questi istituti superiori,
E quindi io chiederei, cioè io sostengo che ci vorrebbe un piano un po' più dettagliato rispetto a questi servizi. Ultimo, mi viene da pensare, ad esempio, noi non abbiamo una mensa scolastica che praticamente dia risposte ai quasi 4.000 studenti che ogni giorno frequentano la nostra città, e questo è significativo. Anche questo si potrà eventualmente fare un ragionamento. Mi viene in mente che ci sono tantissime aree di riqualificazione che potrebbero dare servizio verso il centro naturalmente della città, dove sono ubicati questi istituti, e far sì che appunto ci sia questo. Secondo me è una ricchezza che noi abbiamo e che dobbiamo tenercela ben stretta, ecco. Altra cosa, intervengo anche sulla questione discarica Forcal e volevo chiedere nel merito, poi magari l'approfondirò un po' più avanti. La discarica Forcal forse non è mai stata spiegata per bene, ma non so se questa sia la sede, comunque magari ritorneremo nel caso. Io non capisco perché il Comune debba intervenire, e volevo chiedere, non era stata fatta una fideiussione, oppure le fideiussioni fatte non sono più in essere? Cioè, siamo riusciti a capire qual è il meccanismo che fa sì che noi, ente pubblico, dobbiamo intervenire su una discarica che poi era gestita da privati? Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Gumiero. Mi ha preceduto la consigliera Bagliana su sta benedetta discarica di Forcal. Quando è che finiremo di buttare soldi lassù? Cioè, amministrazioni precedenti roba non ha messo niente. Qua sono 280.000 euro, un altro giro di soldi. Avevo chiesto se c'erano soldi nel bilancio precedente. Andremo a pagarla tutta noi? Qual è la mia paura? Che il Carnielli faccia la stessa fine, visto che là sotto non si sa cosa c'è, perché qua tutti parlano, tutti i PNR, progetti a milioni di euro, e il Carnielli, adesso anche aree di sotto che forse possono essere impegnate, ma quando finiremo mai? Ci sarà una logica, ci sarà qualcuno che deciderà su sta di carica di Forcal, provincia, mica provincia, su e giù, e a carico il Comune di Vittorio Veneto, la si finisca una volta per tutte e via. 280.000 euro, perché qua sono 230 e 301, più interventi ordinari presso la discarica di Forcal, altri 48.000 euro, sono 280.000 euro. Che andranno spesi brevi mano subito là. Ne abbiamo messo i 300 di asfaltature dove non abbiamo visto neanche nessun bando, niente, dopo 4 anni. Quando finiremo qua? Chiedo alla Giunta adesso, visto che faccio parte della maggioranza, quando finiremo di mettere soldi lassù? Perché sennò ogni buco che si trova, ogni improperio che hanno fatto le generazioni precedenti, tipo anche il Carnielli, le generazioni prossime avranno in carico sempre tutte queste rogne. Si pensi a fare un piano definitivo su dove ci sono questi punti critici di queste cariche qua, perché il Carnielli a questo punto è una discarica uguale a questa, ma moltiplicata per 10, per 20, per 100 volte. Ci sarà un punto di inizio e una fine, ci saranno dei tecnici che potranno dire fino a che punto un comune potrà investire soldi per tutelare il suo territorio, perché altrimenti qua 500 è una palestra, qua è il resto della città, stiamo concentrando tutti al centro-nord della città, a sud della città facciamo i sottopassi e basta, che non si fanno neanche. Signori, grazie consigliere. Consigliere Tonò, prego. Pensavo ci fossero anche soldi per le asfaltature, visto che l'assessore Fasani ha detto che noi non abbiamo fatto niente, neanche una. Vuole che le facciamo un breve elenco? Via Filzi, via Tragolderova, parte di via del Cansiglio, via Spallanzani, Borgo del Seminario, via Vittorio Emanuele II, via Schiaparelli, che non era mai stata asfaltata dopo che era stata fatta la zona industriale, e forse lei non se n'è accorto perché evidentemente, come dice qualcuno, stando a nord lei non sa cosa succede a sud, via Enrico
Mattei, che non so se lo sai, è lunga quasi 2 chilometri, è la strada più larga di Vittorio Veneto. Quindi prima di dire stupidaggini, Assessore, si informi. Grazie, consigliere. Prego. Consigliere Tonon, la ringrazio per la precisazione. Io ho detto che nel piano triennale non erano previsti soldi di asfaltature. Probabilmente le avete fatte a spot in 5 anni, vi avete fatto anche voi qualcosa, come che le abbiamo fatti anche noi. La questione che io abiti a nord non esclude che sappia quello che succede a sud, sa. Però posso dire che abitando a nord non l'ho mai vista per 5 anni quando era sindaco a nord e i risultati si sono visti le votazioni. Ecco, vedremo le prossime votazioni come andranno. La ringrazio. Grazie, Assessore Fasan. Altri interventi? Non vedo interventi. Ultimo intervento. Non sono 2, questo è il secondo. Regalo un paio di occhiali all'assessore, perché evidentemente quando io andavo a nord lui non c'era. Non so se è presente che c'è anche una frana, forse lei non lo sa neanche questo. Qualcuno ci veniva quasi quotidianamente assieme all'allora vice sindaco Turchetto, ma non so se per esempio via Filzi non sia nord secondo lei. Io capisco che lei si trova in difficoltà perché viene attaccato non solo dalla minoranza ma anche da una parte della maggioranza, ma se ne faccia una ragione, appunto. Evidentemente questi sono i suoi risultati. Grazie. Consigliere Bagliana, prego. Beh, innanzitutto spero che magari il sindaco o l'assessore al patrimonio mi risponda rispetto alla gestione delle spese della nuova palestra, intanto per sapere appunto a cosa andiamo incontro. Perché immagino avrete chiesto queste cose qua, ecco sì, magari se mi date una risposta. Ecco. No, volevo invece confrontarmi col consigliere Gomiero perché secondo me pone una questione importante, ma che va, come dice lui, a ritroso, nel senso che tutti i siti inquinati, tra virgolette, sono sempre stati abbandonati purtroppo sulle spalle della collettività comunale dove sono inseriti questi siti, però io penso che è mancata anche un'azione politica rispetto a questo, cioè il reperimento di fondi eventualmente per bonificarli e per metterli, per sistemarli. E qua faccio un riferimento importante, cioè voglio dire anche a livello regionale, dove è istituito un fondo per la bonifica dei siti inquinati e è vero che non è mai copioso questo fondo, è difficile, cioè voglio dire non ci sono tantissimi soldi, però quello che dico io, cioè la città di Vittorio Veneto ha avuto appunto delle industrie che sono poi state dismesse e ha questi importanti siti da bonificare. Dal mio punto di vista è mancata anche una politica in questi 25-30 anni da parte della Regione Veneto rispetto a questo. Cioè noi non abbiamo mai ricevuto un finanziamento sia nazionale, anche nazionale che regionale rispetto a queste importanti bonifiche. E anche, dico qualcosa in più, dal mio punto di vista quando ancora l'area era, per esempio dell'ex Carnielli, era sotto il curatore fallimentare, io penso che ci fosse stata l'opportunità di intervenire da un punto di vista politico, tra virgolette, e provare a finanziare con i soldi, ma non solo dei cittadini del comune di Vittorio Veneto, di tutta la regione e eventualmente anche dello Stato, perché poi lo Stato va a finanziare dei siti molto importanti a livello industriale,
Però anche noi, io penso che il nostro territorio abbia necessità e utilità di avere questi finanziamenti, però è solo con una politica forte a livello regionale che si può fare una richiesta così, perché dal mio punto di vista non è mai stato battuto il chiodo su questa questione, è sempre stato tralasciato, abbiamo avuto fiori di consiglieri regionali che però dal mio punto di vista non hanno mai assolutamente portato a casa un euro rispetto a questi interventi. Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Du. Sì, è una domanda perché adesso non mi ricordo bene come era andata la questione. L'ipotesi, se non sbaglio l'avevo chiesta alcuni consigli fa, l'ipotesi di installare un impianto fotovoltaico sulla discarica. Mi pare che lei l'aveva percorsa questa strada e però era stata negata le proprietà. No? No, ecco. Se può chiarirmi com'è, giusto una curiosità. Assessore Antiga. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Per rispondere alla consigliere Bagliana, ovviamente col discorso della palestra abbiamo convenuto con la provincia che il trattamento è lo stesso che noi facciamo nei confronti della provincia, per esempio per la Pontavai. La Pontavai è di proprietà del comune e va ad addebitare alla provincia ovviamente il loro. Dall'altra parte sarà la stessa cosa, quindi è tutto in capo alla provincia e poi addebiterà a noi l'uso che andremo a fare con le varie. Quindi abbiamo già un precedente e di lì non è che ci scappiamo. Sul discorso poi, se posso, in merito al discorso Forcal, un attimo veloce, perché noi paghiamo Forcal? Perché quella discarica è del comune di Vittorio Veneto ed è una questione che va avanti da, non dico da anni, ma da ormai da sindaci, poi sindaci e poi sindaci, avanti così, partiamo dalla Libera, tanto per capire. Funzionava tutto fino a quando il buon Cadamuro titolare della CRP è mancato e di lì sono successi i problemi. Ovviamente titolare è il Comune di Vittorio Veneto, il Comune di Vittorio Veneto ha sottoscritto per avallo la polizza assicurativa e quindi ci chiama noi a andare a fare questa bonifica. Ovviamente ci sono tutti, se ci sono e se ci saranno, la rivalsa in riferimento alla CRP, che però da primo acchito speriamo, ma non ci sembra tanto sostanziosa della cosa. Quindi Forcal procederà e poi magari il sindaco sarà più preciso sul discorso del fotovoltaico, una cosa da lì e venire non è facile. E se posso, in merito alla bonifica, se si riferiva sempre all'ex Carnielli per capire, anche lì è una cosa da una vita, nel senso che tutte le vendite che sono state fatte di quell'immobile sono state fatte declassando il valore del valore della bonifica. Quindi anche l'ultimo intervento che è stato fatto di vendita, il valore della bonifica è in capo al proprietario e quindi il valore, sì, Cervellin l'ha comprata con l'onere della bonifica e adesso è stata rivenduta con l'obbligo che è venuta su un minimo 2. E quindi tutte... sì. Ed è per quello che la regione, povera Crista, nulla può fare, perché non è di sua competenza rispetto alla bonifica, visto che è in capo ad un privato. Sì, solo per quello la bonifica è. Poi, se posso, è fuori tema, ma rispondo volentieri per il discorso del sottopasso. Prima ero fuori che sentivo tutti i discorsi qui ad Antoni, credo magari 2 parole no, vanno fatte. Il sottopasso forse è una delle poche dimostrazioni di programmazione, perché ci siamo impegnati con RFI per il 2023 di fare e per il 2023, anche se ci sono stati 2 anni
di Covid e anche se i prezzi sono schizzati, che le imprese non si presentavano proprio volentieri agli appalti pubblici, dobbiamo necessariamente farlo. Il 23 l'abbiamo già consumato per una porzione, dobbiamo accelerare perché questi sono gli impegni che ci siamo presi e quindi è una dimostrazione di programmazione. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere De Bastiani. Semplicemente volevo chiedere all'assessore Antiga, ma chi ha fatto la convenzione con Cadamuro? Perché non ha fatto fare la fiduzione? Perché se ci fosse stata la fiduzione, in questo, non ci sarebbe, cioè si sanno che le persone possono mancare o fallire, è per questo che l'ente pubblico ogni volta fa fare una fiduzione. No, non dica cose inesatte per essere eleganti, non esiste la fiduzione e l'ente pubblico, magari il segretario lo può confermare, è la prima precauzione che deve prendere quando affida un incarico a un privato. Andiamo a vedere chi non l'ha fatta. Tanto non vi sentono fuori microfono. Altri interventi? Bene. Dichiarazione di voto? Il Sindaco, prego. No, volevo completare un pochettino quello che è stato detto, che abbiamo approvato anche adesso finanziati dalla Regione per l'onere che abbiamo, e abbiamo approvato anche con la partecipazione a un bando dove abbiamo messo dentro anche parte di quei costi là, abbiamo richiesti. Speriamo che ce li diano in modo da alleviarci il compito. Con la richiesta di finanziamento regionale siamo stati i primi tra i non finanziati e quindi non è andata, non è che non abbiamo provato. Il fotovoltaico sopra, come il consigliere Dus saprà bene, è una delle ultime forme di fotovoltaico che riceve anche una premialità. Sommando a quella premialità anche il discorso di utilizzarlo come comunità energetica, ci potrebbero essere degli interessi anche di terzi ad aiutare a fare l'investimento. Naturalmente bisogna trovare anche la proprietà che sia concorde, probabilmente da qualche contatto avuto da Quito ti dicono anche di no, però se non tutto dovesse essere coperto ma dovesse essere mitigata la presenza, non so, può anche essere che avere la corrente gratis per decenni possa essere un qualcosa che può interessare non soltanto i proprietari ma anche tutta l'area attorno potrebbe goderne, quindi quella è un'idea, è una proposta che certamente andremo a fare ma che si potrà fare soltanto una volta che sarà tombato, chiaramente prima no. Grazie Sindaco. Dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto? Passiamo al voto. Prego. La delibera è approvata con favorevoli 11, contrari 0, astenuti 6. Votiamo per l'immediata eseguibilità.
La delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 11, contrari 0, astenuti 6. Passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno. Aggiornamento piano urbano del traffico, esame delle osservazioni ed approvazione. Lascio la parola al Sindaco per l'illustrazione della delibera. Prego, Sindaco. La delibera verrà naturalmente ben delucidata dall'ingegner Curti. Io anticipo soltanto che è la parte finale della procedura che abbiamo dovuto fare a seguito di una richiesta specifica da parte della Regione ai fini di completare il percorso dell'autorità urbana coneglianese vittoriese. Grazie Sindaco. Lascio la parola all'ingegner Curti. Buonasera a tutti. Come anticipava il Sindaco, è l'ultimo passaggio per approvare l'aggiornamento del PUT, aggiornamento che ci è stato specificatamente richiesto come prescrizione dalla Regione Veneto nel momento in cui ha riconosciuto l'area urbana del Coneglianese Vittoriese e quindi ci ha posto come condizione, come prescrizione per il Comune di Vittorio Veneto l'aggiornamento del PUT e l'adeguamento alla legge regionale 14 del 2017. L'adeguamento alla legge regionale 14 2017 lo abbiamo già adottato e approvato in questo Consiglio. Per quanto riguarda il PUT invece la procedura è diversa in quanto l'adozione compete alla Giunta Comunale e questo aggiornamento è stato adottato con delibera di Giunta Comunale numero 199 del novembre dello scorso anno. Dopodiché c'è stata la pubblicazione, la raccolta delle osservazioni e l'invio della documentazione alla Commissione VAS per riconoscere che su questo strumento non era necessario poi procedere con la VAS vera e propria. Lo strumento in realtà è un aggiornamento, ma è un aggiornamento meramente dei dati che lo costituiscono, ossia non è aggiornato come nuova progettualità. Questo per più motivi. Innanzitutto, avendo avuto questa prescrizione e dovendo rispondere il prima possibile alla Regione Veneto portando in approvazione lo strumento, tutta l'attività che avrebbe comportato una fase progettuale richiedeva troppo tempo, sia preliminarmente all'adozione, in quanto era richiesta tutta una fase di partecipazione, sia poi per il fatto che avrebbe richiesto una valutazione ambientale strategica vera e propria e quindi oggi non avremmo potuto essere qui perché i tempi si allungavano di non pochi mesi. In secondo luogo perché dalla prima analisi che era stata fatta dei dati, tutto sommato il piano del 95 poi aggiornato nel 2001 e poi lo vedremo scorrendo la relazione, manteneva una sua validità. Quindi la scelta è stata di fare un aggiornamento dei dati che caratterizzano il piano e per questo motivo poi la Regione ha ritenuto di non doversi procedere con la procedura VAS. Allora velocemente io scorro un attimo quelli che sono i contenuti del piano. I primi dati aggiornati chiaramente sono i dati demografici, da cui si vede chiaramente come ci sia un calo demografico per quanto riguarda il Comune di Vittorio Veneto dal 2001 dove c'erano 29.150 abitanti al 2021 dove siamo a 27.421 abitanti e c'è un calo demografico e c'è un indice di vecchiaia
della popolazione molto elevato. Come vedete nella provincia di Treviso l'indice di vecchiaia che ha Vittorio Veneto lo hanno solamente i comuni di Tarzo, Conegliano e Treviso. Questo indice di vecchiaia così elevato significa che ogni persona con meno di 14 anni residente nel nostro comune ne abbiamo 2 e qualcosa che ne hanno più di 65, e questi sono un po' gli schemi che riportano questo dato. La seconda cosa che è stata analizzata sono stati gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, sia all'interno del comune che dai comuni limitrofi verso il comune di Vittorio Veneto e dal comune di Vittorio Veneto verso i comuni limitrofi. Allora, in questa prima tavola abbiamo lo spostamento casa studio e casa lavoro per frazione. I colori diversi indicano casa lavoro, il giallo in attrazione, quindi ad esempio qui siamo nella zona industriale e si può vedere come la zona industriale sia fortemente attrattiva, e qua non stiamo parlando interno e esterno. Dopodiché abbiamo le stesse cose poi viste invece con una forma grafica diversa. Casa studio intercomunale, si può vedere un po', scusatemi, sono indicati gli spostamenti con più di 25 persone, per cui se da un comune arrivano 5 persone su questo grafico non lo vediamo, però qua mi sembra abbastanza evidente di quale polo attrattivo sia per quanto riguarda gli spostamenti scolastici. Sotto invece abbiamo gli spostamenti sempre scolastici che da Vittorio escono. Sono stati considerati gli spostamenti che avvengono ogni giorno, quindi l'universitario che parte il lunedì e torna il venerdì qua dentro non c'è. Qua ci sono proprio i pendolari. Analogamente per casa lavoro dai comuni limitrofi, e qua ovviamente invece la parte anche verso i comuni limitrofi diventa già più importante, anche se in realtà, guardando poi i numeri, sono più le persone che da fuori vengono quotidianamente a Vittorio Veneto a lavorare rispetto a quelle che da Vittorio Veneto escono verso altri comuni. Sono sempre gli stessi grafici con forme diverse, e qua abbiamo gli spostamenti tra i vari quartieri del comune, sempre casa studio, cioè quartieri frazioni del comune, quindi da dove partono a dove arrivano, e la stessa cosa sul casa lavoro all'interno del comune da dove partono a dove arrivano. Scusate, ho dimenticato? Eccola qua. Ho invertito due slide. Comunque il riassunto grosso modo è che il comune di Vittorio Veneto ha diciamo 5.700 spostamenti verso la scuola, di cui 2.360 provengono da fuori comune, mentre sono solo 666, che è brutto numero, quelli che da Vittorio Veneto vanno verso altri comuni per studio. Analogamente, per quanto riguarda lo spostamento casa-lavoro, su un complessivo di 5.700 abbiamo 6.100 in entrata, 4.150 in uscita. La successiva analisi riguardava invece la viabilità. Qua sono state riportate banalmente, insomma non banalmente, ma sono interessanti, prese da Google Maps. Voi sapete che Google Maps adesso ci dà ora per ora quant'è la velocità media dello spostamento veicolare. Questo per vedere, qua siamo alle 18, qua siamo alle 8 del mattino, per vedere come effettivamente le strade del nostro territorio siano mappate quasi tutte in verde, quindi vuol dire una velocità di scorrimento adeguata al tipo di strada, veloce ma non che superano i limiti. Il giallo è l'immediato
gradino, non abbiamo nessun tratto di strada in quelle che sono considerate le ore di punta, né al mattino né alla sera, campito in rosso o rosso scuro. Questo quindi per dire come tutto sommato la viabilità è scorrevole, e questo anche a conferma comunque della bontà dello strumento che a suo tempo è stato fatto e degli interventi sulla viabilità che negli anni si sono succeduti. Si è passati poi, e questo è sempre un'analisi, scusate, che è stata fatta tra i dati del 2000, quindi poi recepiti nell'aggiornamento che è stato fatto nel 2001, e i dati del 2021 recepiti in questo aggiornamento. I due strumenti non sono facilmente confrontabili per il fatto che nel frattempo un po' di sensi unici, un po' di strade sono cambiate. Quindi cosa si è fatto? Si è presa un'area, che la vedete qua contornata con questa linea puntinata, e si sono presi i varchi di accesso a quest'area. Avevamo i dati su questi varchi nel 2001, abbiamo i varchi attuali, vediamo che tutto sommato i numeri sono forse diminuiti, anzi senza il forse perché i numeri non mentono, rispetto al 2001 abbiamo qualcosa in meno di entrate, perché avevamo un complessivo di 4.141 entrate mappate nel 2001, ne abbiamo 3.893 mappate nel 2021 e lo stesso un numero inferiore di uscite. Questo a dimostrare che c'è stato anche un lieve, anche se non percepito, decremento del traffico, e del resto dal 2001 a oggi, oltre al decremento demografico che abbiamo visto nella prima tabella, ricordiamoci che in mezzo c'è stata la chiusura delle caserme, che ha comportato per Vittorio Veneto qualche migliaio di persone comunque residenti, anche se non residenti all'anagrafe, e quindi che si muovevano sul territorio in meno. Questo era il posto sbagliato. Abbiamo poi analizzato alcuni punti della viabilità. Questa è sempre negli ore di punta, mattina e sera. Questa è la zona di Ceneda. Adesso io non so perché io qua la vedo pochissimo, magari la ingrandisco un po'. Quindi con i numeri, qua sono stati, si è stato fatto il conteggio di quante macchine e di quali sono le manovre che fanno nei diversi nodi che interessano, sia al mattino che poi alla sera. La stessa cosa è stata fatta a San Giacomo, in realtà ne abbiamo fatti molti altri, ma non li abbiamo riportati tutti in relazione. E poi è stata fatta, che è stata riportata nella relazione, un confronto tra quella che era la situazione prima dell'apertura e dopo l'apertura del traforo di Sant'Augusta. Poi l'ulteriore attività che è stata fatta è stata quella di, scusate che rimpicciolisco se no non si vede nulla, di classificare la viabilità. La classificazione ovviamente discende dal codice della strada, quindi non è che ci siamo inventati cose particolari. La classificazione riguarda fondamentalmente le strade urbane. Individuiamo come strade le strade di scorrimento, che per noi è la A27, è l'unica strada di scorrimento che abbiamo. Dopodiché invece abbiamo individuato le cosiddette, se rimpicciolisco di più però non si, vabbè, le cosiddette strade interquartiere, dividendole tra tipo 1 e tipo 2, laddove le tratte urbane della statale 51, della provinciale 35 della Vallata e della 86 delle Mire vengono considerate strade urbane principali di tipo 1, le altre, quelle che vedete, forse si ingrandisco, perché purtroppo si va un po' male. Ecco, quelle che vedete tratteggiate in azzurro sono comunque strade interquartiere di tipo 2. Poi ci sono le strade di quartiere, che sono strade che collegano fra loro. Allora, forse parlare di quartiere non è corretto perché noi non abbiamo un'individuazione dei quartieri, comunque collegano fra loro settori delle stesse zone.
e per queste zone sono degli assi principali, quindi le strade di quartiere sono quelle che vediamo, vedete qua campite in giallo. Abbiamo poi le strade interzonali, che sono quelle che all'interno del quartiere garantiscono una buona circolazione dei mezzi, anche pesanti, collegando tra le diverse zone funzionali. Infine ci sono le strade locali che non vengono più però evidenziate perché sono tutte le altre di fatto, che sono le cosiddette ultime 100 metri, cioè sono quelle strade che o sono dedicate alla mobilità pedonale o ciclabile, prevalentemente, oppure sono quel tratto di strada che mi permette di arrivare poi alle strade che mi consentono un movimento più ampio, quindi l'inizio o la fine degli spostamenti veicolari. Il fatto di aver fatto tutta questa classificazione delle strade ha l'obiettivo di farci capire come gestirle. Nel senso che noi stiamo parlando di strade esistenti, strade nate nella maggior parte dei casi ben prima che il codice della strada, che è del 92, fissasse parametri geometrici, larghezza e quant'altro, fissasse ad esempio il divieto per le strade, quelle che abbiamo chiamato interquartiere, di avere ai lati i parcheggi, cosa che invece da noi, per fortuna ci sono, però non corrisponde ai parametri tecnici fissati dal codice della strada. Allora, come possiamo noi, se dobbiamo intervenire per migliorare la situazione, per eliminare o quanto più ridurre le situazioni di disagio che si riscontrano nei vari tipi di strada, è fondamentale conoscere il tipo di strada per poi capire quali sono le modalità di intervento, modalità che il più delle volte arriveranno ad essere modalità che tendono a limitare o a ridurre il differenziale di velocità. Quindi potrebbe essere la zona A30, chiaramente questo non per le strade interquartiere, ma può essere per le strade locali o per tratti di strade interzonali, possono essere accorgimenti anche di differenziazione del fondo stradale, di restringimento della carreggiata, cioè di individuare l'accesso a un determinato tipo di strada in modo da portare l'attenzione di chi percorre questa strada con l'automobile a capire che si sta entrando in una zona più fragile, più che più fragile, dove c'è comunque promiscuità di utilizzo con un'importante presenza sia di pedoni che di ciclisti, e questo quindi per cercare di ridurre il più possibile questa conflittualità data da un utilizzo promiscuo della medesima sede stradale. Altro capitolo è l'analisi del trasporto pubblico locale, che sicuramente voi tutti conoscete molto meglio di me perché a parte il treno non sono una fruitrice, quindi il servizio urbano con le 3 linee e poi abbiamo il servizio, questo è il riepilogo di quello che è il servizio extraurbano, dopodiché allegato al piano trovate la mappatura di tutte le linee, però insomma non credo sia necessario adesso star qua a discutere tavola per tavola, e le navette scolastiche chiaramente, ma poi qui passiamo a parlare della ciclabilità. Si è analizzato il discorso del servizio ferroviario che da giugno del 2021 o 22, non mi ricordo più, quello lo prendo tutti i giorni, è ritornato finalmente in funzione con un servizio cadenzato sull'ora, con treni anche di ultima generazione, con il trasporto di biciclette. Si osserva come sarebbe interessante magari potenziare questo discorso del trasporto delle biciclette quale servizio molto utile per la ciclovia Monaco-Venezia che attraversa il nostro territorio. Dopodiché, parlando allora appunto, ed eccoci qua,
non so cosa ho fatto, scusatemi, di ciclabilità. Noi sappiamo che il nostro territorio è interessato dalla ciclovia Monaco-Venezia, scusate, vediamo se riesco a scendere più velocemente. Dopodiché è anche interessato dalla presenza di numerosi tratti di piste ciclabili. Purtroppo il problema, ecco le vediamo cartografate qua, il problema è che mancano i collegamenti per renderli effettivamente una rete completamente utilizzabile. Quindi non sarà il PUT a dire cosa fare, il PUT dice di prevedere un BC plan, un piano di settore dedicato alla mobilità in bicicletta, proprio per ricucire tutti questi tratti che già abbiamo, che poi la ricucitura avvenga con la realizzazione di una pista ciclabile vera e propria, piuttosto che con la gestione di spazi promiscui, cosa che oggi finalmente il codice della strada consente. Ad esempio, come dicevo prima, con zone a 30 in modo da poter avere un utilizzo misto della strada, però di demandare a un piano dedicato proprio lo studio di questo, con l'attenzione particolare viene suggerito proprio al collegamento con la stazione, quindi la ricucitura verso il centro città e il collegamento con la stazione, in quanto diventa uno strumento molto importante sia per il turista, però può essere anche lo stesso cittadino che deve andare a prendere il treno, che magari oggi ha la difficoltà perché non ci arriva con la pista ciclabile, ma potrebbe effettivamente riuscire a utilizzare in modo anche più proficuo questo. Vabbè, questa qua sono soltanto mappate le scuole, ma sulla mobilità per la scuola ne abbiamo già parlato, quindi possiamo passare. Questi sono gli studenti per i vari istituti, sia le scuole secondarie di secondo grado, quindi quelle, sì, le scuole superiori, che per le scuole inferiori. Posso dire inferiori? Sì, grazie. Sì. Ok, e da ultimo è stato analizzato l'incidentalità su due range di tempo, quindi dal 2012 al 2016 e poi dal 2017 al 2021. Tutti questi puntini che voi vedete sono gli incidenti, qua che si può vedere, magari ingrandisco un attimo, un puntino più grandi sono gli incidenti mortali, gli altri sono tutti incidenti che non hanno avuto per fortuna conseguenze letali. L'osservazione che salta subito all'occhio è che gli incidenti mortali non sono concentrati in punti di particolare incidentalità, quindi non ci sono dei punti dove dici succedono 10 incidenti all'anno e uno è mortale, sono distribuiti sul territorio, sia nel periodo 2012-2016, ecco ad esempio qua salta all'occhio, questo è un punto particolarmente ricco di incidenti negli anni, però gli incidenti mortali si sono verificati non esattamente in questo punto, ma su due strade, per carità, di limitrofe, ma non lì. E la stessa cosa si può vedere poi nella cartografia successiva, beh qua la stessa cartografia perché non ci stava tutta zona nord e zona sud, e la stessa cosa la vediamo nel periodo 2017-2021. Ecco, beh, poi chiaramente la zona più incidentata è quella centro-sud, ma per ovvie ragioni di residenza. Questa è un po' tutta l'analisi che è stata fatta. È stata fatta poi un'analisi per cui non è stata fatta alcun tipo di cartografia se non quella che abbiamo visto prima del traffico nelle ore di punta sul quartiere di San Giacomo e la zona industriale, in quanto purtroppo il quartiere di San Giacomo, ed è comunque cosa risaputa, risente del traffico indotto dalla zona industriale, e
è stata fatta un'analisi della sosta rilevando come tutto sommato non costituisca poi un grosso problema per il nostro comune. Cioè noi abbiamo un sistema di sosta sia a pagamento che regolamentata che gratuita sufficiente per rispondere a quelle che sono le esigenze del comune. L'ultima parte della relazione che accompagna il PUT si chiama Elementi per una strategia, per cui vengono analizzati i vari problemi che sono emersi dalle analisi precedenti che vi ho velocissimamente illustrato e per ogni problema viene detto cosa si dovrà fare. Quindi, parlando di viabilità e traffico, completare gli interventi di adeguamento per le modifiche del traffico introdotte con l'attivazione della Galleria Sant'Augusta. Viene demandato alla progettazione della sistemazione dei nodi di Carso Dalmazia Vittorio Emanuele, Carso Sant'Andrea Antonello da Serravalle, strada provinciale 35 Marconi, strada statale 51 e così via. Quindi per ognuno degli elementi di criticità o per ogni problema individuato viene demandato a interventi successivi che possono essere o interventi di progettazione vera e propria di un'opera pubblica, possono essere interventi di pianificazione generale, vedasi PAT, possono essere piani di settore, vedasi BC-Plan. A seguito poi della pubblicazione del piano è pervenuta un'unica osservazione. Io propongo, dunque, questa osservazione intanto è molto articolata, è lunga, molto articolata. Noi come ufficio, per comodità di lettura, l'abbiamo suddivisa per tematiche, riportando però pari pari quello, cioè non ci siamo permessi di riassumerle, quello che c'era scritto nell'osservazione. Va premesso che l'osservazione nel suo complesso è completamente condivisibile. Tuttavia la proposta di controdeduzione che fa l'ufficio è di accoglierla parzialmente, non tanto perché vi siano parti che non sono condivisibili, quanto perché vi sono parti che fanno riferimento agli altri strumenti a cui facevo cenno prima, quindi magari fanno riferimento al PAT, fanno riferimento ai futuri piani di settore laddove l'osservazione dice è mancata tutta l'attività di partecipazione, certo perché qua non abbiamo fatto progettazione. Chiaramente nel momento in cui andrò a fare per esempio il più volte citato BC Plan, come per qualsiasi piano ci sarà tutta un'attività di partecipazione che dovrà precedere l'adozione di questo piano. Quindi solo per questi motivi su alcune parti dell'osservazione è scritto non pertinente, ma non perché l'osservazione in sé dica qualcosa che non funziona, è perché è pertinente di un altro strumento. Volevo solo sottolineare come nella documentazione che abbiamo allegato per quanto riguarda la controdeduzione, laddove è scritto proposta tecnica, a un certo punto nella parte dell'osservazione che parla di mobilità attiva e ciclabilità è sfuggito la conclusione che era favorevole all'accoglimento. Nel fare copia e incolla, siccome è una tabella, non è stata riportata nella riga successiva. Quindi mobilità attiva e ciclabilità è da intendersi favorevole all'accoglimento. Adesso non so se volete che leggiamo tutta l'osservazione e le proposte di controdeduzione punto per punto, per me non è un problema, o se le diamo per lette, ditemi. No, diciamo che è scritta anche bene, non è facile riassumerla. Cioè noi l'abbiamo divisa. Cominciamo. Allora, primo punto, l'aggiornamento del PUT da novembre 2022 si presta una prima considerazione generale.
Il documento si sostanzia in un mero aggiornamento del quadro conoscitivo e questo è quello che ho detto già nella premessa a questa illustrazione, senza alcuna proposta di modifica del piano adottato ancora nel 1995 e successivamente aggiornato nel 2021, che già allora individuava una serie di problematiche non ancora risolte che ritenevamo fossero affrontate con il documento adottato. Il piano risulta infatti carente di strategie di implementazione, a meno che non si considerano tali il succinto capitolo finale, che è quello a cui facevo cenno adesso, elementi per una strategia del PGTU, dove vengono abbozzate generiche azioni senza approfondire adeguatamente i temi più importanti. Rileviamo inoltre che nella fase di predisposizione del piano non c'è stato alcun coinvolgimento della popolazione, dei rappresentanti delle categorie produttive e dei lavoratori, del mondo della scuola e della sanità, relativamente a un problema che incide quotidianamente sulla vita di tutti. Alcuni di noi ricordano che nella stesura del piano urbano del traffico del 95 era stato distribuito a tutta la popolazione un questionario a cui si erano fatte seguire numerose riunioni di presentazione del documento, raccogliendo molteplici informazioni e osservazioni. Condividiamo infine l'indicazione contenuta nel documento in esame che per quanto riguarda il Comune di Vittorio Veneto non si tratta tanto di ricercare strumenti di potenziamento delle capacità di un sistema congestionato, potenziamento strutturale, quanto di perseguire obiettivi di qualità nell'organizzazione degli spazi e servizi finalizzati a promuovere forme di mobilità maggiormente orientate alla sostenibilità, alla sicurezza e alla qualità urbana. Purtroppo di questi obiettivi di qualità non c'è traccia nel documento adottato dalla Giunta Comunale. Condivisibile, non pertinente per quanto ho detto in premessa. Quindi queste osservazioni verranno valide per quando andremo a fare i diversi piani o progetti di settore. Accessibilità al quartiere di Scenide e collegamento alla zona centrale della città. Questo tema è stato oggetto di una discussa nonché costosa sperimentazione nell'autunno del 2020 che ha sollevato numerose proteste da parte dei cittadini che nel documento non viene presa in esame. Qua non c'è nulla da dire. Riesame dell'asse viario di collegamento nord-sud alla luce della realizzazione della variante strada statale 51 e del fatto che l'asse Galilei-Nanetti è diventata una via di scorrimento urbano a scapito della sua funzione. Leggendole insieme al pezzo successivo, mobilità attiva e ciclabilità. Riguardo alle piste ciclabili, si legge nel documento come nel territorio comunale ci siano un certo numero di chilometri, ma con una discontinuità marcata che pregiudica l'utilizzazione della rete ciclabile. È condivisibile il passaggio del documento in cui viene auspicato come necessario un lavoro specifico di approfondimento per l'individuazione di alcuni elementi di integrazione e di continuità degli itinerari ciclabili attraverso un piano di settore, biciplan, ispirato alle recenti esperienze di realizzazione della cosiddetta bicipolitana. Il piano però non approfondisce il tema della mobilità di tutti i giorni in bicicletta, mentre sembra preferire una visione di Vittorio Veneto come hub cicloturistico internazionale, dedicando a questo obiettivo un intero sottoparagrafo e lasciando in secondo piano il tema della bicipolitana. Riteniamo che debba essere data priorità all'obiettivo di costruire percorsi ciclabili, anche non esclusivi ma continui e sicuri per le biciclette, che mettano in collegamento i punti chiavi della città, scuole, centri servizi, centri di trasporto, zone industriali, in modo che tutti possano considerare la bicicletta come un mezzo di trasporto efficace, sicuro e seriamente alternativo all'automobile. È molto importante anche affrontare alcuni interventi immediati per ridurre punti di conflitto tra piste ciclabili e traffico veicolare, come ad esempio lo spostamento della pista ciclabile di via Galilei e via Nannetti sull'altro lato della strada, la messa in sicurezza a norma della pista ciclabile di via Manin, la pista ciclabile lungo Meschi, un patrimonio insostituibile della città che deve essere preservato e valorizzato, favorendone il collegamento con le altre piste della città ed evitando commistioni con il traffico veicolare, come sembra ipotizzato nei pressi di via Furlani, o la realizzazione di un ponte aperto al traffico veicolare che congiunga via Dante con piazzale Aldo Moro, che aggraverebbe i problemi di viabilità in quanto sottoporrebbe un'area a forte urbanizzazione e con dimensioni stradali ridotte ad un volume di traffico eccessivo che avrebbe impatto inaccettabile sull'ecosistema del Meschio e di tutta l'area sportiva. Favorevole all'accoglimento. Che mi è saltato il copia e incolla, chiedo scusa. Ridefinizione di passaggi pedonali necessari e loro messa in sicurezza e messa in sicurezza di via Isonza San Giacomo non pertinente perché riguarda un progetto puntuale, non il piano. Alleggerimento del traffico di attraversamento di San Giacomo e lungo via Sant'Antonio da Padova, via Matteotti, via Celante.
L'ipotesi appena accennata di una nuova segnaletica per indirizzare il traffico lungo via Bressana, Rotonda e via Dal Mosto appare di difficile realizzazione in relazione alle attuali caratteristiche della strada. Anche l'intervento degli argomenti della rotatoria in corrispondenza dell'emisfero non dà risultati apprezzabili. Questa l'abbiamo ritenuta non pertinente in quanto si demanda, ma poi questo è scritto anche nel piano, al PAT, proprio il PAT non interviene pesantemente sulla viabilità, ma su questo aspetto interviene, per cui si rimanda a uno strumento diverso. Servizio pubblico di trasporto urbano. Dai dati demografici emerge chiaramente la necessità di una rimodulazione del modello di trasporto pubblico perseguendo due finalità: modificare lo split modale a favore del trasporto pubblico per migliorare la qualità ambientale e la fruizione della città a tutte le categorie, specialmente le più deboli, intervenire sulle infrastrutture viarie di sosta per permettere quanto prima espresso. Le azioni proposte nel documento per il trasporto pubblico si limitano a mantenere le risorse, migliorare la comunicazione e prevedere una fermata per gli strumenti in via Vittorio Emanuele, auspicare più che prevedere. Non c'è alcun intervento sulla qualità del servizio, specialmente le premesse di quel punto 1 del documento non vengono utilizzate per ridefinire il servizio in base al mutato stato di fatto della mobilità. Si ritiene che i temi più significativi da affrontare dovrebbero invece riguardare i seguenti punti: intensificazione e integrazione del trasporto urbano e extraurbano, integrazione con il trasporto ferroviario, approfondimento delle tematiche relative al trasporto a chiamata, considerando anche la possibilità di un eventuale sgacciamento del trasporto non legato a scuola e lavoro dalla mobilità ordinaria, essenzialmente nelle ore di morbida, revisione del trasporto urbano seguendo i flussi di mobilità modificatisi nel tempo, analisi propedeutica dei poli generatori di mobilità, studio per migliorare la qualità e l'accessibilità del servizio, introduzione di misure di facilitazione per i mezzi pubblici per ridurre i tempi di percorrenza e rendere il servizio più performante per l'utenza, individuazione di aree di sosta specifiche e sicure per portare la popolazione studentesca direttamente ai poli scolastici senza intasare l'autostazione nelle ore di punta, migliorando così il servizio e la sicurezza degli studenti, evitando intasamenti nel traffico delle aree adiacenti al centro cittadino. Messa in campo di attività di coordinamento con le scuole nella definizione degli orari scolastici cittadini, al fine di poter offrire un migliore servizio agli studenti, in concertazione con la provincia e gli altri enti interessati, necessità di migliorare il collegamento della zona industriale con il casello autostradale di Vittorio Veneto Sud, soprattutto in relazione al transito dei mezzi pesanti, valutazione del completamento della variante alla strada statale 51, considerando che il flusso automobilistico e l'impatto sull'area del quartiere di Costa dopo l'apertura del traforo è ora a regime e quindi misurabile. Anche qui sono tutti aspetti che non riguardano direttamente quanto detto da questo piano, che ripeto è un aggiornamento fondamentalmente di dati, ma fa rinvio o a strumenti diversi o anche a enti diversi dal Comune, quali sono MOM ed RFI. Per questo motivo, pur essendo condivisibile, si ritiene non pertinente l'osservazione. Quindi, alla fine, la proposta, come dicevo all'inizio, è di accoglierla parzialmente per gli aspetti che abbiamo ritenuto più pertinenti e quindi accoglibili. Gli altri saranno invece tutti aspetti che verranno analizzati nelle sedi opportune dei diversi strumenti e o progetti che si dovranno andare a realizzare. Io con questo avrei terminato l'illustrazione di questo aggiornamento al piano generale del traffico. Se ci sono. Ecco, per aggiungere ai colleghi consiglieri, noi andremo a votare l'accoglimento delle controdeduzioni, ovvero il parziale accoglimento delle proposte fatte dal protocollo presentate dal signor Fabio Braido, protocollo 45976 del 13/12/2022. Era per completare il discorso dell'ingegnere. Apriamo la discussione. Prego, consigliere De Antoni. Sì, secondo me questo è un altro esempio della volontà da parte dell'amministrazione di non affrontare il tema della programmazione. Il PAT giace da mesi nel cassetto della dirigente dei servizi tecnici, così ci ha detto nell'ultima riunione della Commissione.
Il PUT, all'inizio avevamo cominciato con la prima determina ancora del 2020, si era dato l'incarico per, la prendo, scusate, sì, era la prima determina che è stata data fatta il 29 ottobre del 2020, prevedeva aggiornamento e attuazione del piano urbano del traffico del Comune di Vittorio Veneto, eccetera, affidamento, eccetera. Si è partiti da quella e invece poi ci siamo limitati a un aggiornamento semplicemente dei dati. Questa era l'occasione buona per affrontare un problema della nostra città, cioè il problema del traffico, che presenta alcune criticità, ad esempio l'attraversamento di San Giacomo, il riassetto di alcuni nodi viari correlati all'attivazione del traforo di Sant'Augusta, l'accessibilità al quartiere di Ceneda, che era stato oggetto di una costosa sperimentazione 3 anni fa, ma anche la ridefinizione dei passaggi pedonali e la loro messa in sicurezza, oppure, come è stato detto anche nell'osservazione presentata, il collegamento tra le piste ciclabili, con l'obiettivo di favorire la modalità attiva anche per gli spostamenti abituali per la scuola e il lavoro. Quindi, secondo me, Ingegner Curti, non è vero che il piano mantiene la sua validità. Il piano del 1995 contiene alcune proposte valide che sono state attuate, ma sono rimasti sul tappeto alcuni pesanti problemi da risolvere e ne ho citati alcuni. Teniamo conto che sono state fatte ben 3 determine di incarico per l'aggiornamento e l'attuazione del PUT. Queste 3 determine sono costate 61.000 euro alle casse del Comune e questo lavoro, che è durato praticamente 2 anni la prima determine per il primo incarico e poi 6 mesi per gli altri 2 incarichi, questo lavoro si è limitato ad aggiornare alcuni dati demografici, per alcuni addirittura in riferimento al 2011 perché non tutti i dati sono disponibili. E poi ci sono state sicuramente delle analisi sui flussi di traffico, ma sono analisi che diventano vecchie già il prossimo anno, quindi perché non abbiamo abbandonato l'idea di fare effettivamente questo piano urbano del traffico? È vero che la Regione ci ha chiesto di fare questo documento in tempi stretti per restare all'interno dell'ambito di cui abbiamo già parlato, però abbiamo perso un'occasione importantissima per fare un documento, per fare un piano che effettivamente aveva un suo senso. Anche la Regione, con la nota del 17 gennaio, quella relativa al rapporto ambientale provvisorio, come si chiama? RAP, va bene. Anche la Regione con la nota scrive che le analisi e le valutazioni sul sistema viario, trasporto pubblico, mobilità attiva, ciclabilità, aree di sosta, così come esaminate nel documento, appaiono essere più che altro delle considerazioni di carattere generale. Ma allora che senso ha questo documento che ci è costato non ci è costato 61.000 euro, perché ci sono anche 12.000 euro dell'incarico dato all'architetto per predisporre il rapporto ambientale preliminare. Quindi 73.000 euro per avere dei dati che sono belli, anche delle belle cartografie colorate, ma che poi non portano a nessun risultato. Mi sembra che sia una spesa davvero inutile, una grande perdita di tempo che ci poteva essere risparmiata. Di passaggio vorrei chiedere sempre alla dirigente il motivo dell'affidamento diretto dell'incarico per la redazione del rapporto ambientale preliminare a un professionista che risiede a oltre 1.000 chilometri da Vittorio Veneto e che mi fa pensare che non ci siano nella zona altri tecnici che siano in grado di svolgere questo incarico. Mi ha meravigliato questo fatto. Se magari mi spiega qual è il rapporto di fiducia che c'è con questo tecnico sarebbe importante, anche perché per renderci conto delle motivazioni che portano ad affidare questi incarichi. L'ultima cosa che voglio dire è che secondo me, per quanto riguarda le osservazioni presentate, mi sembrano assolutamente tutte condivisibili.
Accetto in parte diciamo, il commento della non pertinenza rispetto a questo piano, ma sarebbero stati assolutamente pertinenti per un vero piano urbano del traffico, un piano urbano del traffico di cui abbiamo bisogno, perché ci sono ancora tante criticità aperte, come il problema del trasporto pubblico, del servizio ferroviario, della mobilità attiva e della ciclabilità, della mobilità scolastica, della sicurezza stradale, della gestione della sosta, tutti elementi riportati nelle indicazioni generali, ma che poi in pratica non vengono realizzate. Concludo, insomma, abbiamo perso un'occasione di fare una vera pianificazione urbana del traffico, ci siamo limitati a degli incarichi che hanno portato a una costosissima fotografia dell'esistente che praticamente non ci servono a niente se non per rispondere alla richiesta della Regione di fare questo benedetto piano. A me sembra che sia davvero un'occasione persa e mi auguro, alla luce di quanto abbiamo visto questa sera, che si possano trovare le risorse per avviare in tempi brevi la realizzazione di un vero piano urbano del traffico che preveda tutti gli interventi necessari per migliorare la viabilità e la sicurezza del traffico all'interno del nostro comune. Grazie, consigliere De Antoni. Ingegner Curti può switchare cortesemente sull'altro video per vedere i minuti. Ok, grazie. Consigliere Dus, prego. Sì, innanzitutto ringrazio il segretario del Circolo del Partito Democratico di Vittorio Veneto che ha presentato queste puntuali osservazioni al piano e sono contento che siano state in parte, anche se solo in parte, molte di queste accolte. E riprendo un po' il filo che vado anche abbastanza verso la conclusione dell'intervento del consigliere De Antoni. Rimane un po' di amarezza perché francamente spendere 70.000 euro per vedere dei dati che sono del 2011, parte di questi, e alcune informazioni prese da Google Maps, francamente credo che tutti noi possiamo condividere che qualcosa in più, uno sforzo maggiore si poteva fare, soprattutto perché lo richiede la città, lo richiedono le esigenze quotidiane che tutti noi viviamo. Allora, torno a dire, 70.000 euro per avere una fotografia aggiornata di un piano che già avevamo, ho capito che serviva questo piano per rispondere alle esigenze della Regione, però, torno a dire, qualcosa in più, visto che ormai i soldi li stavamo spendendo, lo si poteva fare. Anche perché uno degli esempi che poi ho visto che non sono stati accolti, cioè di esempi concreti di cose importanti ce ne sono, l'esame della viabilità a seguito dell'apertura del traforo, cioè è una cosa importante che va analizzata, si rimanderà un altro piano, si rimanderà un altro appalto, si rimanderà altri 70.000 euro che verranno spesi, viene da pensare. Altra cosa, scriviamo messa in sicurezza in via di Isonzo a San Giacomo, non pertinente, ma non pertinente magari è a sud, forse qualcosa, forse ho capito che non era pertinente con questo documento, però siccome il documento è talmente vasto che ci stava dentro anche queste osservazioni, francamente. Anche l'alleggerimento del traffico di attraversamento di San Giacomo, eccetera, anche questo non pertinente. Torno a dire, il piano è talmente alto che a questo punto ci stavano veramente tutte le osservazioni che abbiamo fatto, come ci stavano le osservazioni legate alla viabilità al trasporto urbano, extraurbano, su cui noi avevamo fatto delle puntuali osservazioni. Ecco, torno a dire, capisco che il piano nasce dall'esigenza di rispondere ad altre domande fatte dalla Regione, però questi soldi, siccome sono soldi di tutti, magari la prossima volta che chiediamo al professionista di darci dei dati più aggiornati, di fare uno sforzo maggiore perché
torno a dire, vedere la viabilità, che sono dati interessanti anche per poi ipotizzare, come si diceva prima, asili nido, come si muovono i cittadini, no? Più di 800 persone che ogni giorno vanno a Conegliano nel 2011. 2023 sono di più, sono di meno, si è modificata la mobilità, lo smart working esiste, cioè credo che sia cambiato un mondo negli ultimi 11-12 anni, quindi francamente, ripeto, quei dati potevano essere aggiornati in maniera più puntuale. Si dirà, ma noi abbiamo chiesto i dati agli uffici, gli uffici ci hanno fornito di questi dati. Sì, torno a dire, con 70.000 euro uno sforzo di ricerca maggiore magari la si poteva anche fare. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Balliana. Grazie. Allora, io la considerazione che vorrei fare è questa, cioè il documento nella sua, tra virgolette, semplicità testimonia l'inerzia di questa amministrazione nei confronti di questa tematica, cioè il discorso del traffico, del piano urbano del traffico e di tutti gli elementi che poi vanno a determinarlo. In particolar modo mi riferisco a tutte quelle indicazioni che sono state date all'interno di questo piano, che sono indicazioni di buon senso che vediamo attuate ora in quasi tutte le città, anche le più piccole città, da Oderzo ai comuni limitrofi, vediamo che stanno lavorando in questo senso verso queste indicazioni che sono state date anche in questo piano. Viceversa, a me sembra che proprio a Vittorio Veneto assolutamente non si sta facendo nulla rispetto a tutte queste indicazioni, soprattutto per quanto riguarda la mobilità attiva. Ho appreso questa sera leggendo il piano che adesso non è più definibile mobilità debole, quella che si fa con la bicicletta o con i pedoni, ma è mobilità attiva, nel senso che è intesa proprio da un punto di vista anche della salute, salutare, e quindi bene anche questa nuova visione di vivibilità all'interno della città. A me sembra che proprio questa amministrazione non abbia fatto in questi 4-5 anni nulla che vada in questo senso, in queste indicazioni che sono state suggerite qua dentro. Faccio solo alcuni esempi. A me viene in mente anche e soprattutto i nodi dove sono concentrate le nostre scuole. In particolare anche nelle scuole primarie o le scuole secondarie di primo grado, non so se voi siete mai state alle 8 di mattina presso i nostri plessi scolastici, cioè bisogna veramente mettersi le mani nei capelli, perché c'è un abuso dell'utilizzo dell'auto, intanto per riportare i bambini a scuola, è veramente impressionante, tanto è vero che effettivamente qua bisogna iniziare a fare tutta una sensibilizzazione che poi viene anche elencata all'interno del piano verso il modo di raggiungere questi plessi che sono poi centrali all'interno della città. Non è che stiamo parlando di bambini che arrivano o di ragazzi che arrivano da lontano, ma addirittura famiglie che proprio prendono l'auto, fanno 500 metri, 600 metri per portare il proprio figlio a scuola perché poi devono andare a lavorare. Voglio dire, qua c'è da rimettere in moto, secondo me, tutta un'azione di incentivare il pedibus e tante altre formule sostitutive dell'uso dell'automobile che vengono anche indicate. Qui c'è da fare un lavoro veramente importante. Altra cosa che mi viene da sottolineare è il discorso è stato detto, delle piste ciclabili, in effetti, che non sono collegate tra di loro. Chiunque, fortunatamente il nostro territorio si presta anche a viverlo in un modo con l'uso appunto della bicicletta o pedonabile, però effettivamente potrebbe essere incentivato appunto con i collegamenti delle piste ciclabili o dei collegamenti che già ci sono, come è stato detto. La cosa che mi fa specie è che dalle prime dichiarazioni apparse alla stampa in questo periodo, dopo l'uscita di questo piano, mi sembra che invece ci sia quasi un rifiuto, perché quando si è iniziato a parlare di zone a 30 km all'ora c'è qualcuno che in giunta ha detto ma non ne parliamo nemmeno di mettere, cioè pensiamoci due volte. Come pensiamoci due volte? C'è via Galilei che sfrecciano a 70 km all'ora.
dove ci sono pedoni, dove ci sono una zona residenziale, cioè facciamoci un esame di coscienza anche su queste. Quindi, ripeto, secondo me siamo in ritardo rispetto a queste indicazioni che sono state date. Inoltre mi spendo anche un attimo sulla questione dell'uso della bicicletta. Allora, ben venga il discorso della ciclabile Venezia-Monaco e Monaco-Venezia, assolutamente importante l'aspetto turistico. Ricordiamoci che c'è una mobilità interna che usa la bicicletta e che dal mio punto di vista va incentivata anche da un punto di vista economico. Abbiamo degli esempi in città di Treviso o altri comuni dove chi utilizza la bicicletta ha dei incentivi da un punto di vista economico per utilizzarla, può spendere i punti che raccoglie per l'utilizzo della bicicletta nei negozi, nelle attività economiche. Di questo qui a Vittorio Veneto non se ne parla assolutamente. Non so neanche chi sia l'assessore di riferimento rispetto alla mobilità qui a Vittorio Veneto, non so se è l'assessor Fasan o qualcun altro, però assolutamente mai preso in considerazione nessuna di queste proposte. Finisco per dire il discorso dei turisti. Allora, noi stiamo sempre in proiezione rispetto alla realizzazione della Monaco-Venezia, della ciclovia. Guardate che i turisti ci sono anche adesso e arrivano in bicicletta. A Serravalle sabato era un disastro rispetto a turisti che sono arrivati in bicicletta, solo che le biciclette erano belle distribuite per tutta la piazza. Io sono anche felice se sono distribuite, però voglio dire, anche per i turisti che ci sono adesso, assolutamente non sono stati previsti nessun tipo di servizio, ma anche di collocazione dello stesso spazio biciclette, per non parlare delle biciclette elettriche che adesso insomma quindi non c'è nessun servizio di ricarica o quant'altro. E quindi la mia considerazione che vorrei, e finisco qua, è questa, che secondo il mio punto di vista, ripeto, qui ci sono anche altre indicazioni come il discorso delle hub all'interno di zone dismesse dei nostri siti, fa riferimento anche al Parco del Meschio, quindi un'altra considerazione importante che assolutamente, secondo il mio punto di vista, questa amministrazione non ha nemmeno sfiorato come tematica. Ecco, la mia forte preoccupazione è che siamo veramente in ritardo rispetto a queste cose che stanno avvenendo un po' in tutta la provincia, ma anche fuori in tutta la regione, e belli gli intenti, però io vorrei vederli realizzati o iniziare a realizzarli fin da domani mattina. Grazie consigliere. Consigliere Tonon, prego. Grazie. Nonostante i dati, lo hanno già sottolineato coloro che sono intervenuti prima di me, siano piuttosto datati, perché i dati sono quelli dell'Istat 2011, è comunque evidente il permanere per la nostra città di alcuni poli attrattori che sono la zona industriale e soprattutto le scuole cosiddette superiori. E parlo non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista della mobilità, visto che si parla del piano del traffico. È vero, sono passati, dunque 95 è stato fatto il piano, aggiornato 2001, quindi dopo 20 anni fare un aggiornamento che si rifà a dati vecchi di oltre 10 anni non è un vero e proprio aggiornamento. Poi è vero, ci sono alcune tabelle che riportano, e ci mancherebbe altro, dati più recenti, per esempio uno studio più approfondito sulle conseguenze e l'impatto che ha avuto l'apertura del traforo di Sant'Augusta, salvo una tabella, come si chiama, una figura, non ne ho viste. A proposito di tabelle, giusto perché, visto che qualcuno poi dovrà approvarla sta roba, è bene correggere le tabelle, pagina 6 e 7, perché fanno percentuali da un lato del 99%, dall'altro del 102%. Facendo la somma delle percentuali non è proprio... Sì, meglio correggere, insomma. Detto questo,
sì, effettivamente dimostra questa adozione fatta dalla Giunta un rincorrere quello che è un dovere, cioè siccome la Regione ci ha detto di farlo noi l'abbiamo fatto in qualche modo. Non dico una occasione del tutto persa, ma non è stata sfruttata adeguatamente, perché spendere decine di migliaia di euro, 60-70 mila euro per fare un aggiornamento che poi è un aggiornamento parziale, francamente forse qualcosa di meglio la città sperava. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Bene, non vedo nessuno prenotato, quindi passiamo alla votazione dell'accoglimento delle controdeduzioni dell'ufficio tecnico. Allora, votiamo, attenzione consiglieri, il parere favorevole all'accoglimento delle controdeduzioni dell'ufficio tecnico, ovvero il parziale accoglimento delle osservazioni fatte con protocollo 45-97-6 del 13-12-2022 presentate dal signor Fabio Blaido. Apro un attimo le votazioni. Potete votare. Ecco, favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0. Quindi le controdeduzioni sono state accolte con parere favorevole. Okay. Facciamo la votazione per la delibera. Dichiarazione di voto, prego. Un attimo, perché qua... Prego, consigliere Antonio. Io comunico il mio voto di astensione in quanto non si tratta di un piano, ma di un semplice aggiornamento del piano che non affronta le criticità che ci sono attualmente nel traffico di Vittorio Veneto, tra le quali l'attraversamento di San Giacomo, il riassetto di alcuni nodi viari collegati all'attivazione del traforo di Sant'Augusta, l'accessibilità al quartiere di Ceneda, la ridefinizione dei passaggi pedonali e la loro messa in sicurezza o il collegamento tra le piste ciclabili. Grazie, consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Bene, allora passiamo in votazione. Un attimo, vediamo qua. Potete votare. La delibera è approvata con favorevoli 11, contrari 0, astenuti 6. Grazie e buonanotte a tutti.